Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi, bentornati all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 23 al 30 maggio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi nuovi video e supportate questo video con un like. E adesso ragazzi vediamo a noi perché questa settimana è una bomba astrologica, succede sempre qualcosa, è raro, no? Che abbiamo poche cose insieme, però questa settimana succede abbiamo tanta carne al fuoco, soprattutto l'energia cambia sostanzialmente. Ormai siamo nel regno, nei 5 mesi di Giove in Ariete, quindi ragazzi nuovi inizi nelle nostre vite che adesso insomma, accelerano, nel senso che iniziano a diventare tangibili. Giove è entrato nel segno dell'Ariete l'11 maggio 2022, 11 e 22 ragazzi, numeri maestri, quindi sicuramente sì. Inaugura un qualcosa che ha il sapore della novità, anche della messa in discussione, perché il 22 lo fa, ma perché? Perché questo è un anno di transizione che deve dare proprio vita ad una nuova fase, si chiude un ciclo iniziato nel 2011, un ciclo abbastanza disfunzionale, abbastanza di rottura, ok? Perché è iniziato con Giove in Ariete opposto a Saturno in Bilancia, quindi le convenzioni, tutto quello che era un po' di forma, tutto quello che non aveva sostanza, ma era più magari ecco, una maschera basato sulle convenzioni. Quindi è chiaro che ogni tanto di pari passo con l'umanità anche i modi di fare, le convenzioni, le leggi, le abitudini subiscano un rinnovamento. Quindi la fase come dire decadente deve esserci, è sempre quella che precede l'innovazione, il rinnovamento. Ringraziando Dio questa fase si è chiusa, quindi è iniziata nel 2011 e finita nel 2022, adesso se ne inaugura un'altra che apparentemente sembra avere un'energia più costruttiva, futurista. È chiaro che questi transiti sono molto futuristi, quei settori della nostra vita dove siamo più abitudinari, quei settori della nostra vita dove insomma, facciamo un po' più resistenza a lasciare andare la tradizione, le abitudini, anche la chiusura ragazzi, e quindi laddove abbiamo difficoltà ad aprirci al cambiamento magari faticheranno un po', perderanno energia e faticheranno a stare come dire, dietro a questa nuova scia. Quindi se volete approfondire vi lascio in sovraimpressione il video su Giove in Ariete che ci traccerà questi primi 5 mesi di Giove in Ariete, ci darà questo imprinting, poi Giove il 28 ottobre rientra nel segno dei pesci, resterà un paio di mesi e poi rientrerà nel segno dell'Ariete, come a prendere, come dire, a fare un passo indietro per prendere la rincorsa e dirottarci direttamente nel futuro. Perché questa settimana però, come dire, l'area diventa, le novità diventano più tangibili, perché Marte entra il 24, entra nel segno dell'Ariete, quindi Marte è la forza, è l'azione e quindi va a concretizzare, a spingere fortemente quello che Giove, che è la lucidità e l'espansione, ha portato, ed anche la sorte, no? L'evoluzione della vita, quello che Giove già da un paio di settimane ha portato su, o comunque se non l'ho ancora manifestato ce lo fa sentire e provare attraverso le emozioni. Marte entra nel segno dell'Ariete il 24 maggio alle 23:18 e si congiungerà a Giove, quindi ci sarà una spinta molto interessante. Questa congiunzione Marte-Giove in Ariete trova il favore del Sole in Gemelli, del Sole appena entrato nel segno dei Gemelli. Aria e fuoco, voi sapete che si sostengono e si alimentano a vicenda, quindi tutti i segni, tutte le prime decadi dei segni di fuoco, ragazzi, dei segni d'aria, tranne la Bilancia che potrebbe essere un attimino troppo stimolata, ma ha comunque i suoi punti di talete nei pianeti in Gemelli, quindi ragazzi va bene anche a voi, però qui adesso parliamo di prime decadi, avranno una spinta
una voglia di rinnovamento, un inizio, delle grandi occasioni, vitalità, endorfine, energie, battaglie vinte, emancipazione da situazioni scomode. Insomma, c'è un momento fantastico che, ripeto, tutti i segni d'aria. Io annetterei anche la bilancia, perché, ripeto, ha i punti di Talete nei pianeti in gemelli e anzi, per la bilancia di prima decade, probabilmente nelle giornate della luna nuova in gemelli, quell'opposizione Giove-Saturno servirà per uscire da situazioni scomode e per prendere dei treni molto interessanti. Quindi i segni d'aria e i segni di fuoco, Ariete, Leone. Leone ha tanto bisogno, no, di energia, di sostegno, di spinte. Prima decade di Leone, Ariete e Sagittario vivono, ragazzi, un vero e proprio rinnovamento. Sono i primi che toccano con mano questa cosa. Ovviamente vale per tutti i vostri ascendenti in questi 6 segni, se sono nei primi gradi dei segni. Ovviamente spinta propulsiva e positività se avete le lune nei segni di fuoco, nei primi 10 gradi dei segni di fuoco e dei segni d'aria, se avete Marte, se avete degli stellium, se avete Venere. Ragazzi, se avete i pianeti personali soprattutto nei primi 10 gradi di questi 6 segni, e ce li ragazzi, per statistica, no? Tutti gioveremo in qualche modo, come è giusto che sia, di questa grinta, di questo rinnovamento, di questo miglioramento delle comunicazioni, di questo sbloccarsi di situazioni, di pantani, ragazzi, di un sacco di cose farraginose, perché i pianeti in pesci sono stati tanti, si sono congiunti in maniera epocale nei precedenti 5 mesi. Il segno dei pesci è molto compassionevole, è molto spirituale, è tanta roba, è tanto cuore, è tanta comprensione, e scienza e scoperte, tutto quello che vogliamo, però è anche multistrati, nel senso che mette davvero tanta acqua, e quindi quando sono troppi andiamo anche in confusione un po' emotiva, no? Cioè, le situazioni si fanno confuse, non si hanno risposte chiare, certe, l'incedere e le direzioni sono un po' incerte, quindi è inevitabile. Quindi tutti noi beneficeremo di queste novità e di questa grinta. Quindi abbiamo il Sole che è entrato in Gemelli, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, abbiamo il 24 Marte che entra in Ariete, abbiamo il 28 Venere che lascia il segno dell'Ariete, Venere il pianeta dell'amore, smette di combattere, di baccagliare ed entra nel segno del Toro. Venere finalmente entra in domicilio e, ragazzi, inizierà a rendere anche in questo caso tangibili quelle svolte sentimentali che vi ho preannunciato, che probabilmente sono nell'aria, no? Svolte di cambiamento, svolte di guarigione, svolte sentimentali, svolte in tutti i rapporti affettivi della vita, anche nella creatività. È un processo che è iniziato in aprile, c'è il video, avrà un grosso scossone, una grossa concretizzazione dal 5 luglio al 21 agosto. C'è il video, vi lascio il video in sovraimpressione, di Urano, Nodo Nord e Marte in Toro, e poi gli sviluppi più grandi, proprio lo sbocciare dei semi che già questa Venere e i pianeti precedenti in Toro, e soprattutto quelli in luglio, faranno, si vedrà in maggio del 2011. Quindi stiamo andando veramente avanti, e le novità, il nuovo stile di vita, le nuove idee, i nuovi contatti, le nuove routine portate da questa Venere in Ariete dal 2 maggio al 28, adesso nuovi inizi, adesso diventeranno una sorta di consuetudine, avremo la forza proprio di farle diventare consuetudine. E poi il 30 maggio luna nuova in Gemelli, congiunta al Sole, quindi un rinnovamento, sarà sestile a Marte e a Giove, quindi un'ulteriore spinta, un'ulteriore folata di vento a questo fuoco che sta divampando di novità nelle nostre vite. E Mercurio dal 28, Mercurio che è già in moto retrogrado, infatti ha sistemato molte cose, è in moto retrogrado in Gemelli. Come ho detto nel video precedente, quando Mercurio è in trono e magari trova un cielo che lo sostiene positivamente, come adesso Mercurio ha trovato il sestile di Giove,
il sestile di Venere, un largo trigono di Saturno ad un certo punto, abbiamo detto che anche se è retrogrado e quindi non è buono per prendere decisioni che devono andare nel futuro, è molto buono per risolvere questioni inerenti a comunicazioni, amicizie, burocrazia, ragazzi, cose culturali, questioni culturali, viaggi, rapporti con fratelli, è molto buono per risolvere queste cose. Per esempio stavo notando che c'è stata un grazioso appacificamento tra Fedez e J-Ax. Stavo guardando i loro temi, mi stavo divertendo, ragazzi, chiaramente quello è stato Mercurio retrogrado, no? Quindi magari si sono ravvicinati per le vicende di salute che hanno coinvolto Fedez ultimamente, però credo che anche nelle vostre vite si siano sistemate tante cose, siete riusciti finalmente a parlare con qualcuno, a fare quel viaggio che volevate fare, insomma Mercurio retrogrado finora in Gemelli ci ha aiutati. Il 28 circa entra nel segno del Toro, ragazzi vi dico il giorno, il 24, il giorno che Marte entra in Ariete, Mercurio retrogradazione lascia il segno dei Gemelli ed entra nel segno del Toro, e lì non si congiungerà con Venere fino a quando resterà nel segno del Toro e ci resterà fino al 13 giugno, non faranno una vera e propria congiunzione, si rincorreranno, saranno proprio a 10-11 gradi, però se avevamo avuto delle idee in aprile magari, no? Delle nuove idee, qualcosa, dei contatti, delle proposte e poi non sono andati in porto, quel che è giusto che accada questa volta ritorna, portato da Mercurio in Toro. Io vi consiglio sempre di risolvere cose del passato e di non lanciarvi, non immediatamente almeno, ponderatele, ma non siglate cose che vi vengono così d'amblè per il futuro, prendete appunti, segnatele, valutatele, vedete come si mettono le cose, perché tanto ragazzi Mercurio sarà retrogrado fino al 4 giugno, quindi già dal 4 giugno quello che ci viene in mente questa settimana potrà essere, se regge, se ha i presupposti validi, potrà essere siglato, ufficializzato e portato nel nostro futuro, nella nostra realtà. Quel Mercurio si congiungerà al nodo nord, infatti vi consiglio di vedere il video che vi ho lasciato in sovraimpressione. Si congiungerà al nodo nord che è il destino, quindi arrivano le amicizie che devono arrivare, arrivano le conoscenze, i contatti, le iniziative, le società, le unioni, i progetti, i viaggi, gli spostamenti. Si dovrebbero sbloccare questioni di carattere burocratico, di carattere legate agli immobili, no? Proprio a tutto quello che è materico, perché Mercurio torna nel segno del Toro, possono esserci anche nuove leggi e nuove legislazioni, no? Legate alle ricostruzioni, legate a tutta una serie di cose. Vediamo che cosa succede nelle nostre vite, vediamo che cosa succede a livello internazionale, perché ragazzi con Mercurio retrogrado quei cambiamenti, no? Quelle tensioni che ci sono, che sono di natura prettamente economica, ecco, per esempio in questa settimana potrebbero essere ufficializzati, oppure potrebbero iniziare a trapelare intenzioni, cose, no? Qualche accordo che magari è stato preso in precedenza, che magari era stato subodorato, che a noi non viene detto, adesso potrebbe, con Mercurio retrogrado, potrebbe iniziare a diventare manifesto, quindi ulteriori cambiamenti nei soliti assetti geopolitici, nelle questioni che stiamo vivendo, a cui ci troviamo ad assistere. Quindi ragazzi il clima è caldo, vediamo che cosa accade segno per segno, ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, il cielo sta cambiando, questa settimana che è quella che va dal 23 al 30 maggio, oltre a Giove, questa è l'ultima settimana in cui Venere resta nel vostro segno, uscirà il 28 e lascerà il posto, si sostituirà, si alternerà con Marte.
Quindi in questo momento la terza decade è inebriata, terza decade di Sole ascendente è inebriata di, ragazzi, di amore per se stessi, di amore per la vita, di nuovi inizi, di grandi passioni, di una sorta di esuberanza verso le cose belle, verso i piaceri della vita. Quindi è chiaro che ovviamente dal 2 maggio al 28 maggio tutte le decadi dell'Ariete hanno vissuto il transito di Venere, ok? Adesso è la terza, che è quella, diciamo, aspettata dai gradi del transito. Giove sta sviluppando invece per la prima quello che Venere dal 2 maggio aveva, come dire, iniziato ad accennare, a subodorare, quindi questa scia di benessere, nuovi amori, positività, voglia di nuovo, piaceri, amore per la vita, di riprese, di inizi, di ritorni alla vita, sono passati con Venere. La terza decade li sta assaporando adesso queste atmosfere, si sta risvegliando adesso. La prima è già in azione. La prima è già in azione perché dopo il passaggio di Venere è l'11 maggio, è arrivato Giove. Voi siete i più interessati da questo transito di Giove in Ariete, che durerà fino al 28 ottobre, e vi lascio in sovraimpressione il video dedicato a Giove in Ariete, perché siete quelli che dovrebbero, no, ascoltarlo e fare il punto della situazione, perché magari vi aiuta a capire dove state andando e l'energia che si sta muovendo. Quindi la prima decade ha avuto Giove e adesso, insomma, questa settimana avrà il 24 Marte. Quindi vi è venuto un grande, non so, un grande amore per la vita, o avete conosciuto qualcuno, o avete avuto nuove proposte di lavoro. Poi Giove ha reso possibile qualcosa, ha iniziato a sviluppare, a far prendere corpo a qualche situazione di quelle preannunciate da Venere, e laddove era possibile, adesso dal 24, ragazzi, con l'ingresso di Marte in Ariete si parte. Quindi qualsiasi cosa, questo Marte in Ariete questa settimana riguarda la prima decade di Sole ascendente, e ragazzi, di tutte le persone che hanno dei pianeti importanti come la Luna, come una Venere, come Marte, come Mercurio nei primi 10 gradi. Quindi ci sono delle partenze, no? Partenze e ripartenze positive. E poi la seconda e terza decade, ovviamente nelle prossime settimane, godranno di questo passaggio. Quindi voi siete in prima persona coinvolti da tutto questo cielo di fuoco, da tutta questa esuberanza. La fortuna è che ci sono dei pianeti, avete dei pianeti in gemelli a favore che, come dire, portano una ventata di leggerezza, dove magari la passione, la passionalità, anche il conflitto, anche la lotta, anche l'esuberanza diventano, come dire, a volte troppo forti, a volte troppo impulsive, perché i pianeti in Ariete fanno questo, ma comunque state ritornando a vivere. E ci sono, proprio in virtù di questi nuovi progetti, di questo nuovo io, di queste nuove anche relazioni sentimentali, di queste nuove prospettive lavorative che si stanno paventando, ci sono anche delle questioni pratiche, economiche, finanziarie, forse logistiche, che vanno, come dire, un attimino attenzionate. Io credo che nelle giornate intorno al 30 maggio, con 2 giorni prima, 2 giorni dopo, insomma io queste lune le sento molto prima, non so voi, con la luna nuova in Gemelli congiunta al Sole, potrebbero arrivare le notizie che state aspettando, che siano di natura economica, che siano notizie per un trasferimento, che siano notizie di lavoro, che siano notizie di sblocco di situazioni, ragazzi, burocratiche, immobiliari, di compravendite. Ci sono delle grandi novità, qualcosa che era iniziato in aprile, proprio a livello, ragazzi, o immobiliare, o economico, no? O logistico. Queste tre sono più o meno queste tre, anche relazionale, ma come dire, in quel caso è una decisione da prendere fra il vecchio, la tradizione, il vecchio tra virgolette, cioè le situazioni stabili,
e il nuovo, e quindi lì solo il cuore vi può guidare, anche se è chiaro che valutate, voi siete molto passionali, siete molto impulsivi, quando vedete gli occhi che cercate, quando riconoscete qualcuno di impatto, essendo soggetti a colpi di fulmine, vi lasciate, insomma, partite abbastanza velocemente. Se potete, cercate di osservare la persona che vi fa battere il cuore, che vi attrae, magari cercate di vedere se quello che dice corrisponde anche a quello che fa, così magari datevi il tempo di valutare la coerenza delle persone prima di mettere in discussione delle relazioni sentimentali, ok? Quindi andateci con i piedi di piombo finché non avete chiara la situazione, perché c'è una tale voglia di cambiamento che poi a volte, sapete, l'Ariete è impulsivo, chi ha pianeti in Ariete lo sa, e quindi può lasciarsi alle spalle qualcosa che forse poi un domani rimpiange. Quindi l'impulsività con tutto questo fuoco va gestita con consapevolezza, e quindi se sono questioni sentimentali vi trovate in questa fase e dovete darvi del tempo, anche perché Mercurio è retrogrado e quindi fino alla prima, seconda settimana di giugno datevi il tempo che torni diretto per avere il quadro della situazione limpido. Per quanto riguarda le questioni immobiliari, burocratiche, di ristrutturazioni finanziarie, di sblocchi di banche, allora ragazzi, se avete fatto richieste, no? Se avete iniziato delle situazioni, se avete aperto delle pratiche, se avete avuto delle questioni in ballo, iniziate magari in aprile, poi per qualche motivo si erano arenate. Adesso con questo Mercurio retrogrado che torna nel segno del Toro, probabilmente già dalle giornate del 24 dovreste avere degli sblocchi molto interessanti, e questo dovrebbe andare avanti almeno fino al 4 giugno, ve la spoilero per la prossima settimana. Mettete firme, convalidate situazioni, soprattutto se le notizie che arrivano adesso, se le notizie che arrivano questa settimana riguardano questioni del passato, perché come sapete Mercurio retrogrado è un moto apparente innanzitutto che l'universo ci manda in qualche modo, perché insomma, se si crea questa cosa è perché prendiamola come un segnale dell'universo che dice che è bene in questa fase, in queste settimane, sistemare, dedicarsi alle cose passate, lasciate in sospeso, non ancora definite, e una volta sistemate quelle, quando Mercurio ritorna diretto si può pensare di fare progetti per il futuro. Quindi mi raccomando, risolvete, firmate, siglate soltanto le cose di cui siete convinti, che riguardano il passato, che quindi erano rimaste in sospeso. La fase introspettiva sta scemando, avete in 12ª casa nel segno dei pesci soltanto Nettuno, tutto lo stellium in pesci ormai si è trasferito nel segno dell'Ariete, poi si sposterà nel Toro quando Venere entrerà nel Toro il 28, quindi adesso siete voi, della serie oggi sono io, come cantava Britti, e avete, elucubrato, avete pensato alle cose da fare, vi siete guardati dentro, forse erano venuti fuori dei nemici. Adesso qualsiasi cosa sia emersa avete la forza e l'energia per affrontarla. La luna nuova del 30 porta spostamenti, buone notizie per voi, per i vostri fratelli, per gli amici, buone notizie, qualcosa di molto positivo, anche riguardo a quel progetto che avete in mente, che forse non è ancora decollato, o se è decollato può avere delle ulteriori agevolazioni a cui state lavorando da 1 anno e mezzo. Fatemi sapere nei commenti, un grande bacio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, questa settimana è l'ultima, parzialmente comunque, è l'ultima in cui Venere, il vostro governatore, il vostro astro guida, il vostro faro nella notte, si trova nel bellicoso segno dell'Ariete. Abbiamo già detto che il segno del Toro, ovviamente Venere, oltre alla Venere in Ariete, avete anche Chirone e Giove, e
il 24, quindi questa settimana, ai ai ai, entrerà anche Marte nel bellicoso segno dell'Ariete. Cosa significa questo per il Toro? Questo per il Toro significa che inizia un momento turbolento, introspettivo, di grande forza in realtà, perché questo stellium di pianeti in Ariete forma un accordo con Saturno, assolutamente, che tra l'altro diventerà retrogrado e quindi porterà a sistemare delle questioni, ci sono degli accordi con Saturno e quindi sarete molto più forti nel sistemare delle questioni, nell'iniziare a sistemare delle questioni legate a una realizzazione di qualcosa a cui tenete molto, probabilmente molto impegnativo, a cui state lavorando da circa 1 anno e mezzo, forse 2, che molto probabilmente, causa quadratura Saturno-Urano nel vostro segno, ha portato molti scossoni e che probabilmente è un po' la vostra spada di Damocle, cioè qualcosa a cui tenete molto, ma che in qualche modo sembra investito da una malia, qualcosa che non si quaglia. E ragazzi, potrebbe essere non una cosa sola, perché poi il Toro è uno che mette tanta carne al fuoco, insomma il simbolo è il segno dell'abbondanza e quindi magari ha tanti progetti in mente, motivo per cui a volte l'energia si disperde. Saturno nel quinto settore, innanzitutto nel 10° settore, scusatemi ragazzi, vi ricorda di essere selettivi, cioè di togliere un po' di carne al fuoco, mangiatene magari un po', e di decidere poche cose, poche ma buone, che sia importante per voi realizzare. Quindi c'è da fare questa cernita, c'è da rimboccarsi le maniche. Quello che potrebbe accadere con Marte in Ariete, uno è un tuffo con Marte in Ariete, con Giove, con Chirone. Questa settimana probabilmente riguarderà esclusivamente la prima decade, la settimana successiva inizierà a interessare la seconda e poi la terza, ma ragazzi ci andiamo dietro. Potrebbero uscire dei nemici, ok? Ogni 2 anni il Toro con Marte in Ariete potrebbe avere dei nemici. Cercate di ricordare che cosa è accaduto, per esempio 2 anni fa, quando se non sbaglio fine luglio, vado a memoria, quando da fine luglio ci fu un transito di Marte in Ariete che durò 6 mesi e che anche senza dare delle manifestazioni magari concrete e reali, interiormente per molti Toro ha fatto finire delle cose, perché sono proprio emerse delle insincerità, proprio emerso un numero di persone o comunque una ma ben definita, magari anche abbastanza importante per voi, che avete scoperto in quei mesi essere un haters, cioè essere vostra nemica o vostro nemico, ok? E poi ci furono sicuramente, come ci saranno adesso, tutta una serie di tensioni interne, interiori, inconsce, e quindi ragazzi, il Toro è molto di comodo, il Toro non ama come dire, spostare il ciuffo. Il Toro vorrebbe che le cose si risolvessero così da sole, magari facendo finta di niente. Può succedere, quelle sono proprio le ottave più basse del segno del Toro, no? La pigrizia, ci sono dei Toro più coraggiosi, diciamo, più stimolati ad affrontarsi. È chiaro che ognuno di noi ha delle stanze all'interno della propria psiche che non ama aprire agevolmente. Quello che può capitare con un transito di Marte nel segno precedente a quello del nostro Sole, del nostro segno solare, è proprio quello di invece avere degli stimoli a guardarci dentro. Se lo facciamo, è chiaro che affrontiamo qualcosa, risolviamo magari non tutto insieme, no? Però una cosa alla volta, accettare, prendere atto, prendere coscienza, ammettere,
cercare di vedere che cosa ci tocca, perché una cosa ci tocca particolarmente, un'altra no, perché magari ci sono delle reazioni impulsive e innervosite. Quindi cercare di guardarsi dentro sicuramente smaltirà e agevolerà tutta una serie di cose che invece potrebbero rimanere lì a dar fastidio, tanto più che soprattutto la terza decade invece ha la possibilità, con l'ingresso di Mercurio retrogrado nel segno del Toro, che si andrà a congiungere con il nodo nord, di sbloccare, se riesce a liberarsi dalle zavorre, di sbloccare varie situazioni che si erano incagliate, probabilmente anche una parte, non dico tutto adesso con questo transito, ma una parte di quelle cose che si sono incagliate negli ultimi 2 anni, di questa spada di Damocle, no? che è sulla testa del Toro, di tutti questi desideri irrealizzati che con Mercurio retrogrado sul nodo nord potrebbero iniziare a sciogliersi se modifichiamo e prendiamo atto di alcuni limiti personali, magari di alcuni ostacoli, di alcune resistenze che mettiamo noi stessi. Ok? A fine settimana Venere entrerà nel segno del Toro. La prima decade sarà inebriata da questa cosa, si sentirà finalmente a casa, diventerà goduriosa, ritorna l'amore se si era allontanato, incontri, serate piacevoli, quindi un momento veramente di tarda primavera. Beh, ragazzi, molto molto piacevole, no? Molto piacevole, veramente legato ai piaceri. Poi ovviamente nelle prossime settimane questa cosa riguarderà anche le altre decadi, quindi nessuno sarà escluso da questa piacevolezza. Visto che Mercurio è retrogrado nel vostro segno e riguarderà fondamentalmente la terza decade, ragazzi, e ve la spoilero perché non si sa mai nella vita, fino al 14 giugno Mercurio sarà nel Toro, però sarà retrogrado fino al 3. Il consiglio è di risolvere, se si sbloccano situazioni, se arrivano notizie, se avete contatti con qualcuno, siglate e prendete decisioni, impegnatevi, risolvete cose esclusivamente legate al passato, recente o trapassato, remoto che sia, perché finché Mercurio è retrogrado, quindi fino al 3 giugno, è bene risolvere le questioni del passato, mentre dal 4, quando sarà diretto, potrete, alla luce di cose che magari sono venute fuori prima, cose magari portate dalla luna piena in Scorpione, prendere decisioni anche per il futuro. La luna nuova del 30 maggio nel segno dei Gemelli, congiunta al Sole, porta novità legate alle finanze, ragazzi, legate alle finanze. Sembrano novità abbastanza positive, però potrebbe esserci qualche spesa. Niente che non possiate affrontare, e qualcosa tra l'altro che vi porta, come dire, non lontano, ma inizia a mettere in moto la macchina dei vostri obiettivi, no? Una macchina che vi condurrà presto ai vostri obiettivi. In realtà credo che ci siate più vicini di quello che pensate. Questa settimana iniziate a rielaborare, più zavorre lasciate, più chiarezza avrete, ok? Fatemi sapere nei commenti, un grande bacio e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana avete il 30 maggio la luna nuova, una luna nuova congiunta al Sole che riguarderà sia la prima che la seconda decade. Come dice il nome stesso della luna, la luna nuova dà delle svolte, porta delle svolte interessanti, e probabilmente potrebbe portare qualcosa di auspicato nel passato. Perché? Perché Saturno, il 4-5, questo ve lo anticipo, ve lo spoilero, tornerà retrogrado e quindi riguarderà per il momento la seconda e terza decade, lambirà probabilmente la fine della prima, ma comunque questa svolta, questa novità che può riguardare sia il lavoro, sia gli affetti, sia delle decisioni da prendere o qualcosa legato alla famiglia e al rapporto con i fratelli, inaugurerà una nuova fase e vi aiuterà a risolvere tutta una serie di
questioni che probabilmente in passato erano rimaste in sospeso. Si sa che voi avete Saturno nel nono settore, che è quello della crescita e del superamento dei limiti personali, però fate anche una gran resistenza. Perché? Perché avete Urano in 12ª, ma in qualche modo diciamo che non ci avete tempo, questa è la verità, e a volte non avete neanche voglia di affrontare questioni, come dire, pesanti. La pesantezza, lo stare le ore sulle cose non è proprio vostro appannaggio, però ogni tanto è uno sporco lavoro che qualcuno deve pur fare. Quindi tutta una serie di pianeti retrogradi e complice la luna nuova congiunta al Sole in Gemelli, insomma, sul vostro Sole e sul vostro ascendente, che comunque forma un sestile con Marte, con Giove, vi dà la spinta, la forza, forse arriva anche l'aiuto di qualcuno che appunto vi aiuta a risolvere delle questioni che possono essere legate al karma familiare. Legate al rapporto con i fratelli, perché Mercurio, i fratelli, e anche la psiche, diventa retrogrado, lo è già in realtà, ma entrerà nel segno del Toro il 24 maggio, cioè nella sua retrogradazione dal segno dei Gemelli, poi a un certo punto lascia il grado 0 del segno dei Gemelli e ritorna nel segno del Toro, quindi andrà a congiungere il nodo nord, entrerà nel vostro settore della psiche e congiungerà molto largamente anche Urano, quel signor pianeta dei fulmini a ciel sereno, che da 3 o 4 anni a questa parte sta cercando di scardinare, a volte malamente, comunque con tutti, no? con tutti i modi, quelle convinzioni limitanti, quelle regole auree che però erano soltanto illusorie, tutto quello che vi tiene chiusi in un recinto, quelle sensazioni di falsa sicurezza e, come dire, anche quelle cose che rifiutate, che invece in realtà dovreste proprio andare a conoscere. Quindi, come ho già detto in altri video, il segno dei Gemelli, che apparentemente è governato da Mercurio, è molto aperto, molto flessibile, molto socievole, molto estroverso, ha molte stanze in realtà della propria personalità un po' chiuse a doppia mandata, nel senso che ha delle convinzioni, delle resistenze, una testardaggine che, se uno va a guardare, è molto taurina, no? E fa parte proprio del segno precedente che rappresenta la psiche del segno dei Gemelli. Quindi Mercurio ritorna retrogrado e vi aiuta fino al 4 giugno a affrontare, siglare, impegnarvi, decidere, quindi prendere posizione su questioni, ragazzi, anche ereditarie, potrebbero riguardare anche l'eredità, su questioni passate, quindi tutto quello che dal passato si ripresenta, situazioni, notizie, ragazzi, spostamenti, questioni familiari, tutto quello che si ripresenta adesso con una nuova luce, con nuovi punti di vista, può essere riaffrontato e quindi potete impegnarvi. Fino al 4 giugno invece è tendenzialmente sconsigliato, anche se a volte la vita ci mette proprio di fronte a delle scadenze che quindi non ci permettono di seguire gli astri, dove potete, non impegnatevi, non firmate, non date parole per cose che invece riguardano il futuro, nel senso che vi si presentano così, adesso. Ok? Cioè tutto quello che riemerge, anche se riguarda fine aprile, questioni in sospeso dal mese scorso fino a 29 anni fa, anche prima, quelle sono portate da Mercurio retrogrado e quindi insomma possono essere risolte agevolmente. Le cose che ci vengono così, avete presente quando uno si alza la mattina, il Gemelli si alza la mattina e dice adesso parto e vado in America, ok, per esempio, no? Queste illuminazioni che a volte vengono proprio con Mercurio retrogrado, no? A me succede, ecco, ok, quelle aspettate almeno il 4 giugno, cioè aspettate che Mercurio, che è il vostro astro governatore, diventi diretto e che quindi vi faccia vedere le cose per quelle che sono. Ok, quindi nonostante una spinta fortissima della luna nuova nei Gemelli, vedete quello che propone, vedete quello che vi arriva, e se non avete delle scadenze impellenti, datevi 4-5 giorni per vedere dove si va.
Chi lavora in squadra, chi studia, chi fa sport, chi lavora in un team, che insomma nel caso dei gemelli è una cosa che capita spesso e volentieri, avrà delle novità, perché Marte entra nell'amico segno dell'Ariete, va a stimolare Giove e quindi ci saranno dei cambiamenti che soprattutto a chi è di prima decade piaceranno molto. Se non ci sono novità per quanto riguarda appunto le squadre, l'entourage, anche gli amici, no? Sembra che ci siano delle novità, dei ritorni di amici. Il frequentare un nuovo gruppo di amici, sono delle novità proprio riguardo agli altri, delle novità molto piacevoli. Se non dovesse trattarsi di questo, però ne dubito, quello che accadrà è che un progetto, un famigerato progetto che avete in mente da tempo, finalmente dal giorno 24, quando Marte entrerà nel segno dell'Ariete, inizia a prendere il là. Per gli studenti, per le persone che aspettano notizie o che devono chiedere cose, risanare, insomma, no, inviare curriculum, cose di questo genere, ragazzi, aspettate il 3 giugno, 3-4 giugno, ma se avevate già inviato richieste e aspettavate sblocchi, allora sappiate che si inaugura un periodo di viaggi, comunicazioni, notizie e sbloccamenti di questioni varie che arriverà fino ai primi di luglio. Quindi i pianeti in Ariete, lo stellium in Ariete che si sta creando, anche se i pianeti retrogradi riportano fuori qualche questione che al Gemelli si annoia a sentire sempre le stesse minestre, ragazzi, questi pianeti in Ariete sono dei grandi amici dei Gemelli. Questa settimana è l'ultima settimana in cui la terza decade gode del sestile di Venere. Non vi preoccupate, fra poco arriverà Marte. Prima decade, questa settimana, è in un momento d'oro per l'energia, per le cose che si sbloccano. Abbiate fede che dalla prossima anche la seconda decade dei Gemelli avrà le sue ricche soddisfazioni. Mi raccomando, non mettete firme di cose che vi vengono adesso uscite con la luna nuova, incontrate un amico, mettiamo su un bar, non dite subito sì, aspettate 4-5 giorni, cose da poco. Ok, ragazzi, fatemi sapere che cosa vi porta questa luna nuova in Gemelli, sestile a Giove, sestile a Marte. Un grande bacio e passiamo agli amici del Cancro e dell'ascendente Cancro. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana le novità sembrano essere prettamente lavorative e legate alle realizzazioni personali e professionali. Ovviamente, se tra i vostri progetti rientra quello di iniziare una relazione d'amore o comunque vivere una grande passione, allora rientriamo anche in quella sfera. Perché? Perché c'è tutto scusate, qui mi vola tutto perché oggi ho avuto il piacere di stare fuori. Avete uno stellium, si sta formando uno stellium molto interessante di pianeti nel segno dell'Ariete. La terza decade del Cancro e dell'ascendente Cancro gode ancora dei piaceri, delle belle notizie, delle belle atmosfere di Venere. Questa settimana, che è l'ultima in cui Venere sarà in Ariete, Venere passerà nel Toro e a fine settimana, il 28, inizierà a deliziare la prima decade con il sestile appunto di Venere e entrerà in Ariete. Giove sarà lasciato da Venere, ma sarà raggiunto da Marte. C'è anche Chirone, sarà raggiunto da Marte e quindi tutte quelle nuove consapevolezze, tutti quei cambiamenti, tutte quelle situazioni, quella crescita personale, quel vedere lontano, quel guardare alla vita con nuovi punti di vista che negli ultimi 5 mesi molto probabilmente vi hanno Giove, pianeti, tutto quello stellium di pianeti in pesce, Giove, Nettuno, Venere, Marte, vi hanno dato una nuova consapevolezza, vi hanno cambiato profondamente e in qualche modo sono andati a smuovere delle questioni profonde, delle emozioni profonde, quindi in qualche modo vi sentite più caricati. E adesso forse questi pianeti in Ariete, ovviamente non varrà per tutti, prima Giove dall'11 maggio, prima Venere, poi Giove, poi adesso Marte dal 24, non per tutti ma per quelli più pronti arriverà il coraggio, la forza di
iniziare qualcosa di nuovo. Sono settimane che diciamo che Giove in Ariete porta per il cancro e per l'ascendente cancro qualcosa di nuovo e anche delle situazioni. Innanzitutto si chiude un ciclo iniziato nel 2011, un ciclo di decadentismo, lo sto chiamando io, cioè destrutturante, ok? Di caduta, perché dovevano cadere delle maschere, delle convenzioni, diciamo degli stress, degli equilibri precari tra famiglia e realizzazione personale, quindi dovevate crescere, ma come tutti noi ragazzi. Adesso con questi si chiude questo ciclo, se ne apre un altro che è di maggior crescita, di affrancamento dal karma familiare, quindi nei prossimi 12 anni voi diventerete degli adulti, no? Quindi uscirete da, non tutte ovviamente, ma insomma da alcune dinamiche del clan. Voi sapete che chi è cancro o ascendente cancro, vale anche forse per una luna in cancro, forse molto probabilmente, c'è una forte adesione con il clan familiare, con alcune dinamiche familiari, si è sempre un po' figli, ci si sente, come dire, responsabili di compiacere in qualche modo, comunque di non uscire dal seminato, da ciò che è stato tracciato prima di loro. E invece questo dodicennio che nasce adesso sancirà proprio uno scardinamento di certe dinamiche, di certi controlli che magari il karma familiare, le abitudini, quindi anche di una certa sudditanza nei confronti della famiglia di origine. Questo ovviamente non significa interrompere i rapporti assolutamente, ma comporta una crescita della coscienza e un diventare da figli, passare da figli ad adulti e quindi vivere un po', lasciare un po' le orme che si desidera lasciare nel mondo, che non siano replica di chi ci ha messi al mondo o preceduti. Quindi innanzitutto c'è questa grande cosa, ci sono dei cambiamenti anche a causa di questo nel vostro modo di vivere i rapporti. Questo processo è già iniziato, ragazzi, con Saturno in Acquario. Adesso però ovviamente non è che entra Saturno e diventiamo scienziati, cioè non è che entra Saturno e tronchiamo, ok, questo non mi piace, adesso risolvo questa cosa. Saturno ci dà il tempo, ci dà un certo tempo per comprendere le cose e poi quando arriva Giove, come in questo caso, è il momento di agire, no? È il momento di agire, quindi crescita, indipendenza e inevitabilmente questo si riflette nei rapporti interpersonali, come dicevo, quindi vivere il rapporto in maniera diversa. Voi avete Plutone al discendente, quindi potrebbe anche continuare, visto che Plutone è tornato retrogrado, quel lento lavorio di disgregamento di alcuni rapporti che a volte si reggono ancora per scommessa, no? Quindi vediamo dove porta questo connubio di Plutone retrogrado, Giove in Ariete, Marte in Ariete. Fatto sta che siete chiamati da questa settimana con Marte, dal 24 con l'ingresso di Marte in Ariete, proprio ad uscire dalla zona di comfort, quindi a fare qualcosa di scomodo, ma anche qualcosa di molto autentico e di molto gratificante. Quindi ovviamente poi dipende da come uno ci arriva. Se vivete un lavoro nel quale non vi trovate bene, questi Giove, Marte, questo sestile, questa congiunzione sestile alla luna nuova in Gemelli del 30 a Mercurio retrogrado potrebbe portare l'opportunità di cogliere nuove occasioni, quindi è qualcosa di molto interessante. Se si è conclusa una fase nella quale avete deciso di non essere più come dire, costretti in situazioni spiacevoli, perché comunque diciamo che si vive una volta sola e comunque è bene vivere come se si vivesse una volta sola, anche se le verità possono essere altre, ok? Perché quello è il modo giusto di dare un senso alla nostra vita. Quindi o troncate, finalmente vi date la libertà, avete la forza di iniziare una nuova situazione, forza, opportunità, fortuna, oppure avete seminato bene in un percorso lavorativo, Giove arriva quindi nel vostro settore della realizzazione e vi promuove con una promozione, con delle belle novità, e arriva Marte questa settimana dal 24 che fa diventare attivo quello che Giove vi aveva promesso. Quindi se vi è arrivata una notizia di promozione,
adesso diventerà effettiva. Aumentano anche le finanze. Da questa settimana aumenta assolutamente il potere economico e vi sentite anche più centrati, stimolati e padroni di rapporti affettivi, come dire, interpersonali che nell'ultimo anno, negli ultimi 2 anni, soprattutto l'anno scorso, soprattutto nel 2021, vi hanno logorato. Il Mercurio retrogrado in Gemelli fino al 24 e poi in Toro porta novità riguardo agli amici, riguardo ai fratelli, riguardo a dei progetti ai quali state lavorando da molto tempo. Adesso c'è la possibilità di impegnarsi, siglare qualcosa che però viene dal passato. Se dovessero venirvi proprio in queste giornate, sapete, anche con la luna nuova, delle illuminazioni, dei colpi di genio, così d'amblè, oppure magari vi arriva una proposta, una cosa del genere, aspettate fino al 4 giugno prima di aderire. Poi Venere il 28 lascia il bellicoso, passionale ma non comodissimo segno dell'Ariete, entra nel segno del Toro e quindi la prima decade del Cancro, anche se stimolata da Marte e Giove, avrà un'oasi di pace, di felicità, di amore, che forse arriva dalle amicizie, che forse porta soddisfazioni, che creerà una sorta di paradiso, una sorta di oasi nel deserto in questo periodo così intenso e stimolante, ma ragazzi, se non fate resistenza, ricco di soddisfazioni. Quindi un grande in bocca al lupo, buona luna piena e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, da alcune settimane io ripeto che il peggio è passato, perché è vero che c'è ancora Saturno in opposizione fino a marzo 2023, quindi ne avremo ancora per 10 mesi, seconda e terza decade stanno ancora, come dire, aggiustando il tiro, no? Nelle relazioni, nelle dinamiche interpersonali, riguardo a se stessi, al proprio ruolo nel mondo, ma il peggio è passato e questa settimana continuiamo ad annunciare ulteriori miglioramenti e insomma soluzioni. Quindi ragazzi, tutto bene o quasi. La prima decade è veramente in uno stato di grazia, non venitemi a dire di no, perché ragazzi la prima decade è in uno stato di grazia. Qualora non riusciste a cogliere questa ventata di ragazzi, come dire, di positività, di novità, di nuove direzioni, di sblocchi, c'è qualcosa dentro di voi, vi siete chiusi talmente tanto alle novità per paura, con la convinzione che se dovesse arrivare qualcosa di nuovo sarebbe assolutamente scomodo, che non permettete alla vita di stupirvi, ok? Quindi cercate di togliere assolutamente i paletti che probabilmente e anche a livello giustificatissimo negli ultimi 2 anni avete messo nel vostro cuore, ok? Iniziate ad avere fiducia nella vita, perché già Giove è entrato nel segno amico dell'Ariete dall'11, è stato già anticipato da Venere il 2, quindi la terza decade del Leone gode del Leone, dell'ascendente Leone, della Luna in Leone, ragazzi, di tutti i valori, Stellium in Leone. La terza decade dei valori in Leone gode del trigono di Venere, che porta piaceri, amore per se stessi, benessere, soluzioni, risoluzioni, guarigioni, bellezza, senso estetico, amore per l'arte, viaggi, esperienze culturali, esperienze enogastronomiche. Quindi è molto bello, e soprattutto questa Venere fa da punto di talete all'opposizione tra Saturno e terza decade del Leone, e quindi proprio nell'ambito viaggi, conoscenza, crescita personale si stanno sbloccando delle cose strepitose che tra l'altro diventeranno manifeste nei prossimi mesi quando Giove le raggiungerà. Ma il grosso, ragazzi, questo ve lo dico perché la terza decade deve solo aspettare la fine di giugno, perché inizia a splendere, veramente inizia a godere concretamente, no? E ad attuare quei cambiamenti che adesso Venere li sta facendo presagire.
Quello che accadrà alla terza decade, la prima, questa settimana, la prima è ovviamente già dalle prossime ragazzi, la seconda, non vi dimentica nessuno, è solo questione di tempo. Quello che accade alla prima decade, poi nelle settimane successive arriverà anche alla seconda e arriverà anche alla terza, quindi è un accogliere meravigliosamente tutto. Tutto e ci vuole giusto un po' di pazienza in più. E quindi abbiamo detto la prima decade ha Giove a favore già dall'11, Marte dal 24, quindi qui c'è veramente, ragazzi, partenze, inizio di percorsi, nuove formazioni, per chi lavora, per chi lavora all'università o per chi studia, parlo di cultura superiore, no? Quindi sopra il livello di diploma secondario, ha delle novità, ha degli sblocchi, ha delle fortune, ha degli incontri propizi, l'estero vi chiama, persone che vengono da lontano diventano molto favorevoli e vi portano fortuna, vi tendono una mano, un coach, punti di riferimento psicologici, quindi figure di riferimento psicoculturale, sia psicologico che culturale, vi aiutano, vi traghettano verso, come dire, nuove dimensioni e nuove visioni della vita. E poi c'è una fantastica luna nuova il 30 maggio in Gemelli, segno assolutamente amico del Leone, perché ricordatevi sempre che il fuoco va molto d'accordo con l'aria, perché l'aria lo alimenta, lo fa sentire vivo, e questa luna nuova in Gemelli congiunta al Sole porta delle novità positive, tanto attese, probabilmente forse in alcuni casi inaspettate, non lo so ragazzi, non ha importanza, perché comunque sono delle novità positive per quanto riguarda progetti. Se state lavorando a dei progetti che si sono arenati, la buona notizia è che dalla luna nuova del 30 congiunta al Sole in Gemelli arriva qualcosa che inizia a darvi una fantastica spinta, e insomma poi questa luna nuova è già sestile a Marte, quindi da lì c'è la partenza ragazzi, se è qualcosa riguardo a dei progetti personali, se state lavorando ad un progetto è sbloccato, consideratelo sbloccato, quindi iniziate a dedicarci del tempo. Invece per tutti quei leoni, ascendente leone, di prima e seconda decade, ma io non escludo neanche la terza, per motivi che non vi so dire, per non allungare il brodo, perché poi ho visto che provate a farvi gli oroscopi e vi fate delle autoprevisioni spesso flagellanti, per di più inesatte. E siccome io credo molto nel potere della legge dell'attrazione, secondo me, per esperienza personale, e credetemi, comincio ad avere una certa, fa più un'idea depotenziante, fa più una convinzione di sciagura che un transito veramente. Quindi attenti, perché gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina, e se noi abbiamo una fissa, se noi abbiamo un'idea pessimista, se noi abbiamo un blocco, come vedete c'è gente che non risente i transiti, cioè questo ce l'abbiamo sotto gli occhi, la dimostrazione che gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina, perché se siamo chiusi è come se fuori c'è l'estate e noi stiamo qua, no? Che pensiamo che il sole scotti, ok? Quindi a volte ci complichiamo la vita noi. Non vi fate gli oroscopi e sappiate che anche la terza decade gioverà, avrà giovamento da questa luna nuova, perché si sbloccano o i progetti, e vi garantisco che la terza decade assolutamente ne gioverà. E ragazzi, soprattutto se state in squadra, se avete problemi, perché Saturno, sapete, Saturno in Acquario opposto al Sole magari può aver logorato, allontanato delle persone, oppure reso astiosi dei rapporti, tra allontanamenti, fini, tensioni, liti, rivalità, chi più ne ha più ne metta. Attenti a non metterci il vostro, ok? No? Attenti a non ruggire di eccessi di orgoglio, di quelle che sono le ottave basse dei valori in Leone, l'orgoglio, il voler predominare anche quando non è più tempo, anche quando magari è ora di passare il testimone, o non mettersi in competizione. Ragazzi, non perdete tempo con queste cose, pensate a voi e non disperdete energia negativamente, perché a volte ad ottave basse, quando arriva anche magari la sfida di Saturno, insomma ci si perde un po', ci si avvita un po' su se stessi, sui rancori, sulle cose che non sono andate bene, si tende a dar la colpa agli altri, ma la realtà ci fa da specchio, ok? Quindi se non ci piace la realtà dobbiamo lavorare dentro di noi. Ma per chi avesse dei problemi di relazione,
sentimentali, potrebbero esserci delle ottime novità, nuove conoscenze o grandi aiuti che arrivano dagli amici, da qualche situazione di gruppo o dai viaggi, da ambienti di formazione, specializzazione, cultura, crescita, quindi da ambienti intellettuali e insomma meno male così, no? Avete anche un interlocutore degno di questo, diciamo, di questo nome, di questa definizione. Quindi se avete problemi interpersonali a livello sentimentale, nuove conoscenze, novità o addirittura arrivano amici che vi aiutano ad avere un chiarimento con il passato, no? O con il partner con il quale c'è tensione. Se avete problemi di rapporti di lavoro con i colleghi, tensioni, collega palloso, gente che non sopportate più, mobbing, perché mi scrivete tante di queste situazioni, oppure magari siete in classe con qualcuno che vi vessa, oppure gli amici si sono messi contro, magari no, contro le vostre nuove iniziative, insomma succedono queste cose, la gente a volte non c'è niente da fare e pensa ai fatti degli altri invece che ai propri, no? Forse perché i propri non sono poi così interessanti a volte, questa è una gran tristezza perché purtroppo non sappiamo e non comprendiamo che nella vita le cose che non vanno bene, quei settori della vita che non sono appaganti è perché non ricevono la giusta dose di amore, di attenzioni, veramente di energia da parte nostra, quindi abbiamo un grande potere che sprechiamo male, questo cerco di sottolinearlo. Quindi se avete dei problemi di rapporti con colleghi, compagni di scuola, in squadra, se siete sportivi, insomma col team, mettiamola così, o con gli amici, non lo so che succede ragazzi, ma questa era una nuova, vi toglie qualcosa, fa finire questa situazione scomoda, fa finire questo attrito, c'è un cambiamento, c'è un change, o arriva qualcuno che altera con positività, vi protegge o comunque altera gli equilibri in modo tale che non sia più possibile per gli altri disturbarvi, o proprio c'è uno switch, qualcuno se ne va e arriva qualcuno di positivo, quindi assolutamente novità positive con colleghi, amici, ritorni di persone positive, quindi si iniziano ad alleggerire anche le cose che non andavano bene. Novità lavorative, si sa che Leone ascendente Leone hanno Urano, insomma che da 3 o 4 anni sta mettendo in discussione, no? Con cambiamenti continui, le prospettive lavorative, il settore, l'ambiente, a volte anche la location. State continuando ad aggiustare il tiro e arriveranno cose nuove anche con Mercurio retrogrado in Toro alla fine della settimana, verso il 24, 25, 26, insomma novità. Se aspettavate qualcosa che riguardava il lavoro, arriverà anche quello. Della Venere in Toro che avete dal 28 parleremo la prossima settimana, perché praticamente metterà in atto quelle cose positive, quelle novità positive che Mercurio retrogrado questa settimana vi annuncia. Quindi ragazzi, forza e coraggio, un grande bacio e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, novità ragazzi da lontano, novità lavorative questa settimana. Fatemi sapere se l'estero vi chiama, fatemi sapere se qualcuno che viene da lontano, che già conoscevate, si rifà vivo nella vostra vita. Fatemi sapere se state pensando di mettere in atto quel progetto di lasciare tutto e di andare lontano, o se semplicemente state organizzando delle vacanze, no? Dei viaggi per vedere quei posti, quel posto che magari volevate vedere da tanto tempo o dove non tornavate da tanto tempo. Oppure se state pensando a fare nuovi corsi di formazione, nuove formazioni, nuovi percorsi, nuove cose olistiche, qualcosa orientato al benessere, perché avete
tantissime novità, no? E queste novità che vi stanno chiamando per aprire, perché sentite il bisogno di aprire ulteriormente gli orizzonti, oppure di avere nuove informazioni o nuovi punti di vista per guardare il mondo con un altro occhio, da un altro punto, possibilmente più elevato e non più in basso. Quindi c'è questo grande bisogno di miglioramento, di non sottostare più alle condizioni stressanti, soprattutto degli ultimi 5 mesi. Degli ultimi 5 mesi dove l'accumulo, l'esubero, ragazzi, perché chiamarlo stellium è stato riduttivo, l'esubero di pianeti in pesci che vi ha scombussolato i rapporti, travolto emotivamente, sentimentalmente, non sempre è andato a buon fine e non sempre, insomma, la chiarezza che voi avreste voluto e che probabilmente avete dato è stata ricambiata, ok? Io vi avevo detto assolutamente che fino al 25 maggio, se fosse stato possibile evitare di troncare rapporti, relazioni, a meno che la situazione non era veramente, obiettivamente ed oggettivamente tossica, e allora in quel caso non c'è transito che tenga, e qui sarebbe da aprire un discorso a parte che spero di ricordarmi di avere il tempo di fare. Fino al 25 fino al 25 maggio, quindi è in essere il transito, avete avuto, adesso più la terza decade ovviamente, ma dal 15 aprile tutta la Vergine e l'ascendente Vergine avete avuto, a parte qualche problemino di salute, vi siete sentiti scarichi perché oltre a Giove opposto che magari vi ha fatto avere una vita un po' più sregolata, vi ha fatto magari mangiare di più, magari no, vi ha fatto essere meno metodici, insomma vi ha sbandati un attimo, vi ha fatto eccedere da qualche parte o comunque vi ha stressati perché ha portato tanta emotività ingestibile, quindi eravate molto sul chi va là, oltre a questi pianeti a Giove in pesci, Marte in opposizione, che è un transito che abbiamo 2 volte l'anno e che sarebbe meglio che non incontrasse altri pianeti perché altrimenti viene aumentata la portata e stavolta, ragazzi, l'universo ha voluto che trovasse Giove, Nettuno, Venere opposti al vostro Sole e al vostro ascendente, e anche una Luna in Vergine ne avrà patito, e anche insomma no, gli stellium, i pianeti personali come Venere, Mercurio e Marte in Vergine, magari meno Mercurio è il vostro governatore, quindi lo abbinerei al Sole, all'ascendente e alla Luna, lo abbino, non lo abbinerei. Magari Venere e Marte, se li avete in Vergine, ne hanno patito ad un'ottava di meno. Fatto sta che era veramente tanta roba, io vi avevo consigliato di non prendere decisioni affrettate perché eravate potenzialmente un po' obnubilati da tutto questo casino, anche se avete ricevuto non poche provocazioni probabilmente, no? Perché? Perché non prendere queste decisioni se la situazione non è proprio dichiaratamente tossica? Perché Marte, quando si è arrabbiati, innanzitutto ragazzi non si dovrebbero prendere decisioni. Ve lo dice una Venere in Ariete, no? Che quando è arrabbiata invece vorrebbe troncare tutto e tutti, e invece proprio non va bene, perché è un eccesso. È un eccesso che non va mai a nostro vantaggio. Quindi quando si hanno le opposizioni di Marte, di questo ricordatelo, o ci deve arrivare tanta forza, o vanno usate proprio, no? Per usare quella rabbia per troncare in maniera sana finalmente, quindi per trovare il coraggio di troncare finalmente, di porre fine a modi di fare, relazioni, situazioni, rapporti lavorativi, ambienti, no? Proprio per dire basta, ci metto la croce, basta, da oggi metto un punto e questa cosa non la faccio più, questo lavoro non lo faccio più. O si usa in quel modo, ma deve essere una cosa che voi sapevate già. Se abbiamo Marte opposto di transito, e quello dura 1 mese e mezzo, no? E magari trova altri pianetini, e io inizio ad essere insofferente perché non ho lavorato molto su me stessa, quindi sono un po' in balia, no? Dei miei scompensi, del corpo mentale, l'emotivo, penso una cosa e dico un'altra, insomma non sono contenta. Le persone che non sono risoltissime, che non hanno fatto far pace alla mente e al corpo mentale e al corpo emotivo, solitamente sono molto contraddittorie, dicono una cosa, ne fanno un'altra, non si accorgono che hanno detto una cosa e ne hanno fatta un'altra, no? Più è grossa questa frattura, più vediamo
più vediamo, no, gente che non è contenta della propria vita. Se non siamo contenti quindi della nostra vita, mettiamo che io arrivo a un transito di Marte opposta, con Giove opposto, Nettuno opposto e Venere opposta, e non ci ho avuto voglia, no, perché poi quello è il motivo, non ci ho avuto voglia, non c'ho le scuse, non c'ho i soldi, devo fare un'altra cosa, no, mo devo pagare la macchina, però magari i soldi per la profumeria, per bere, per il parrucchiere, quelli li troviamo sempre. E non sappiamo che fare gli investimenti su di noi è la cosa fondamentale, perché inevitabilmente sistema un sacco di cose, ok? Se non l'abbiamo fatto però, e spesso non lo facciamo, o se non stiamo alla canna del gas non lo facciamo, e mi arriva tutto sto stellium opposto, può succedere che io sbrocco e lascio un posto di lavoro che non voglio dire che magari che fosse d'oro, però magari me lo potevo tenere finché non ne avessi trovato un altro, ok? Quindi questo. Poi se ovviamente sto con uno che non mi può vedere, mi tratta male, oppure so un posto di lavoro dove mi trattano male, non mi pagano, non mi piace, insomma, quando la situazione è arrivata al limite, usare Marte opposto per trovare il coraggio di chiudere proprio la vena e di fare, no? E di dire, di avere fiducia anche nella vita e forza e fiducia in noi stessi, e di dire basta, ce la faccio comunque, in qualche modo io ce la faccio, allora sì, essere in balia di noi stessi e quindi improvvisamente cedere alle provocazioni, perché poi Marte opposto ci mette un po' davanti noi stessi, i nostri fantasmi, le parti più brutte di noi, cioè ci fa trovare quella persona che ci comincia a trattare come noi magari inconsapevolmente trattiamo gli altri, no? Quello poi fa l'universo, ci mette davanti tutte le situazioni che noi generiamo, perché purtroppo la vita fa così per farci crescere, no? Purtroppo, per fortuna. Quindi in quei casi, no? Quando non sappiamo manco dove stiamo di casa, ecco, magari cedere a queste lusinghe, no? Cedere a questa emotività in eccesso può creare dei problemi. Fatto sta che, ragazzi, don't worry, adesso arriva Mercurio retrogrado il 24 in Toro, e sia se state cercando altrove, sia se siete rimasti senza perché avete assecondato questo spirito, no, polemico, o comunque insomma di negazione, di opposizione alle situazioni, arriva Mercurio retrogrado, quindi arriva o una chiamata da lontano o qualcuno che vi aiuta a risolvere la situazione, o un nuovo corso di formazione che vi viene proprio, cioè arriva a voi e vi apre nuovi mondi e vi dà nuove possibilità. E nelle giornate del 30, qualora vi foste, soprattutto se vi siete già guardati indietro, no? E se quindi avete già dispensato curriculum, fatto concorsi, no? Fatto nuove proposte, quindi aperto nuove situazioni, nuovi portali, con la luna nuova in Gemelli, questo switch si dovrebbe compiere. Quindi è fondamentale, come dire, no? Aprirsi a varie chiamate. Io ripeto, potreste andare lontano, se non è un lontano di formazione, quindi di nuove conoscenze, potrebbe trattarsi di trasferimenti, tanto più che voi avete avuto la luna piena in Scorpione, in terza casa potentissima, che indica proprio notizie e trasferimenti, e che quindi dopo una luna piena in terza, una luna nuova in decima, è chiaro che il cambio lavorativo è dietro l'angolo. Sentimentalmente, carissimi, potrebbero riproporsi o fare pace con vecchi partner, Mercurio retrogrado ve li porta, poi fine settimana Venere entrerà nel segno del Toro, nell'amico segno del Toro, quindi c'è stato un caos incredibile, c'è stato un oceano di caos negli ultimi 5 mesi, però ragazzi, qualsiasi cosa sia successa, Mercurio ritorna in Toro e vi dà la possibilità di sistemare un po' di cosucce, di ritornare sui vostri passi, di rimediare se volete, anche sentimentalmente. Arriva Venere il 28 in Toro, ragazzi, insomma, che è una grande amica, inizia a baciare la prima decade e insomma la prossima settimana bacerà la seconda e via discorrendo. Se avete finito una relazione, Marte e Giove nel settore dell'Eros portano o una grande rinascita, quindi grande energia, grande supero, quindi un guardarsi già intorno che con Venere in Trigono può fare già regalini, quindi può portare già no? Una new entry sentimentale se la cercate, oppure ragazzi
vivere momenti di alta passione, di alto, come dire, calore, così per il gusto per il gusto della macchina biologica, perché poi quello è, l'anima si diverte diversamente. Marte e Giove, sestili al medio cielo, portano comunque, confermano sbocchi, novità sentimentali, già ve l'ho detto, novità lavorative per chi le cerca e miglioramenti e consacrazioni per chi ha tenuto duro, non ha mollato e ha seminato in un campo che amava. Quindi quando siete nel posto giusto e fate il vostro, venite assolutamente promossi dall'universo. Quindi bellissimo così. Fatemi sapere come stanno andando le cose, perché avete avuto veramente tutto l'universo in sfida. Un grande bacio e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, già abbiamo parlato dell'ingresso, dell'importanza di Giove in pesci nel opposto, no? Ai vostri valori, e quindi al periodo di sfide, di tensioni, di magari voglia di cambiamento, voglia di lasciare andare, voglia di mandare tutto all'aria, quindi una sorta anche di pessimismo, ragazzi, e anche una sorta di bellicosità, di polemica, di vispolemica, che solitamente alla bilancia e all'ascendente bilancia non appartiene, no? Perché la bilancia è sempre alla ricerca dell'armonia, è portatrice di armonia, anche se da vari post sul profilo Instagram abbiamo anche detto che quando la bilancia è particolarmente scompensata in realtà è polemica e rabbiosa, perché mette in luce, manifesta il suo lato ombra invece che il lato del sole, no? Quindi il lato opposto, che è il segno dell'Ariete. Allora, da un punto di vista, questa settimana c'è un miglioramento, perché il vostro governatore, che è stato nel segno dell'Ariete dal 2 maggio, vi ha sfidati, no? Avere il governatore in opposizione vi fa trovare gente che vi urta, gelosia o comunque battibecchi, liti con il partner, anche allontanamenti. Ragazzi, Venere opposta, diciamo il governatore opposto non fa accadere magari allontanamenti, se già, cioè solo se li fa accadere soltanto se c'è già un clima precario, ok? Quindi proprio manca la ciliegina sulla torta. Non ha questo potere, ok? Non è un Saturno, Urano, Marte, bla bla. Però se ci sono già state tensioni con alcune persone della famiglia, perché poi insomma Venere, ragazzi, non è soltanto il partner, la moglie, il marito, il fidanzato, la persona che vi piace, che magari vi ha fatto ingelosire, vi ha allontanati, oppure si è comportata male, quella. Venere indica anche i rapporti affettivi, no? I figli, cugini, fratelli, sorelle, quindi magari possono esserci delle tensioni, possono esserci state delle rivalità. Questo Venere opposto lo fa. Purtroppo poi Venere è stata raggiunta da Giove e adesso Giove è stato raggiunto questa settimana da Marte. Quindi Venere esce e va nel segno del Toro, quindi porterà una certa solidità. Però è probabile che Giove in Ariete vi faccia continuare a vedere ingigantiti quel pessimismo, quelle tensioni, quelle idiosincrasie, quei misunderstanding, quelle cose che non avete capito, che magari sono sorte con il partner, con le persone di famiglia, no? Li fa ingigantire praticamente. E se dentro di noi, no, non abbiamo fatto un lavoro, cioè dipende da come ci arriviamo a questo transito di Giove, da come ci siamo arrivati e da quello che troverà Marte ora che il 25 entra in Ariete, perché se dentro di noi c'è un certo equilibrio, ragazzi, una certa risolutezza e soprattutto una pace, un equilibrio che nel vostro caso è importantissimo tra mente e cuore, perché la bilancia non è che nasce equilibrato. Chi nasce sotto il segno della bilancia o chi ha l'ascendente bilancia, quindi crea un personaggio che tutti questi valori sono alla ricerca dell'equilibrio perfetto tra ragione e sentimento, tra dare e avere, ok? Per quello a volte li vedete un po' lunatici, no? Oppure vi rendete conto di essere un po' lunatici, magari un po' contraddittori. I valori in bilancia, ahimè, lo fanno.
Però se uno realizza, no, il segno per cui si è incarnato, quindi se uno tutta la vita lavora su se stesso, si osserva, cerca di bilanciare, no, con grazia queste mente e cuore, quando arrivano i transiti sfidanti non manda tutto all'aria. Ha le tensioni, sicuramente ha delle nuove sfide, come i transiti sfidanti hanno lo scopo di ottenere, no? Ci fanno arrivare delle provocazioni, delle nuove sfide, perché? Perché attraverso quelle si cresce, attraverso le nostre reazioni, ci conosciamo e quindi vediamo quando non siamo consapevoli, quando siamo consapevoli, no? Facciamo le cose in un certo modo. Quindi i transiti sfidanti sono molto utili per vedere il lavoro che abbiamo fatto dentro di noi, nelle nostre vite, anche l'impegno che abbiamo messo nelle nostre vite, che poi sto lavoro dentro di noi. Sì, ci vuole il coach all'inizio, però ragazzi, cioè, se uno si dà una regolata, come avete presente i dettami quelli della Chiesa, cioè non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te, rispetta il padre e la madre, non toccare la roba d'altri, non toccare la moglie d'altri, cioè queste cose qui in realtà sono poi, no, delle fondamenta, dei valori reali che rendono la vita molto più agevole, molto più di qualità. Se uno insomma fa, ho voglia di questo me lo prendo, ho voglia di questo non lo faccio, crea sicuramente degli squilibri. Insomma, questo per dirvi che quelli sono dei dettami da seguire. Sono dei dettami da seguire. Quando noi non seguiamo una regola, quando noi non abbiamo una rettitudine, arrivano questi transiti, raga, i rischi, voi vi accorgerete se avete lavorato su di voi da come si mettono le cose, ok? Quindi partiamo dal presupposto che è sempre responsabilità nostra gestirci, governarci, essere consapevoli di quello che facciamo, no? Essere maturi, lucidi. Quindi, se siamo insoddisfatti, se non abbiamo curato i nostri rapporti interpersonali, il partner, se lo abbiamo trascurato, no? Perché magari ottave basse della bilancia ci siamo distratti, ci siamo fatti distrarre da altre seduzioni, no? Perché insomma poi la bilancia come essere adulata, qua e là. Può essere che una persona che si era già allontanata, se la misura proprio è colma, con Marte opposto, si allontani. Faccio questo esempio drastico perché? Perché voi avete Saturno nel quinto settore. Saturno riguarda le vostre passioni creative, quindi se lavorate nell'arte, voi che siete degli artisti nati nella creatività, è chiaro che una congiunzione di Saturno che è molto pesante, nel senso che porta grandi responsabilità, ma è neutra, non è né cattiva né buona, dipende da quello che avete fatto voi. Saturno in quinta, se avete lavorato bene porta consacrazione, se non avete lavorato bene indica che o cambiate o vi rinnovate o ciao, quell'attività finisce. L'amore, complici pianeti in settima, Giove, se vi siete comportati in maniera equa con il partner, quindi se avete alimentato questo amore, vi siete dedicati a questo amore, o se vi siete lasciati distrarre da altro, in piccola o grande misura, con Saturno in quinta, Marte, Giove, prima Venere in settima, si potrebbe arrivare a degli esiti, o comunque vedere una persona che a un certo punto inizia a farci la guerra, no? E dire, oh, beh, no? Quindi una persona o distante, o che ci fa ingelosire, o che ci comincia a contraddire su qualsiasi cosa, perché ci rimanda dentro, ci rimanda indietro tutto l'amore che non ha ricevuto. I figli, quinta questione, i figli. Se Saturno in quinta, no, la quinta indica anche i figli, se con Saturno in quinta avete degli esiti positivi, solitamente i figli vi fanno diventare nonni, a volte se siete giovani si ha finalmente la maturità per diventare genitori. Se avete figli grandi, si laureano, vi danno grandi soddisfazioni, vengono assunti, si sposano, vi fanno diventare nonni. Cioè, Saturno indica proprio degli stadi di avanzamento, no? Proprio i percorsi, le pietre miliari nella vita delle persone. Se doveste avere problemi con i figli, ragazzi, quello è Saturno che vi fa vedere quante regole non gli avete dato.
perché Saturno è il grande maestro, no? Quindi per quello prima vi ho fatto l'esempio delle regole da seguire. Quindi per esempio Saturno e con Marte opposto e Giove opposto potrebbero iniziare dei periodi di tensione, no? Proprio con la progenie, perché ci sono delle cose da sistemare. Ora, questo transito di Marte, soprattutto perché Giove, c'è il video, ve lo lascio in sovraimpressione, comunque lo trovate sul canale. Giove in Ariete durerà 5 mesi e investirà principalmente prima e seconda decade, anche se io sono del parere che investirà tutte le decadi, perché quando un pianeta entra nel segno si sente. Quindi la prima decade lo sente di più, la terza lo sente di meno, ma a mio avviso lo sente. Poi verificate voi, perché l'astrologia va verificata, non è che va creduta, no? Ascoltate voi quello che vi arriva. È anche un bel esercizio per conoscervi. Quindi Giove dura 5 mesi, quindi Giove opposto. Il consiglio di prendere grandissime decisioni, no? Tipo di troncare cose, magari aspettate l'autunno se potete. Con Marte state attenti a non essere bellicosi o a non cadere nelle provocazioni. Questo è un periodo che va dal 25 maggio fino al 5 luglio, avrete Marte opposto, prima ne risentirà la prima decade, poi la seconda e la terza. Ci saranno tensioni nei rapporti, dove i rapporti sono proprio arrivati, Marte probabilmente vi darà la forza o proporrà l'occasione per fare una frattura. Dove i rapporti non sono arrivati, provocherà delle tensioni, però se prestate l'orecchio a quello che vi viene detto, sarà una bella palestra, un'interessante palestra di crescita, perché se il partner vi accusa di qualcosa, o se gli altri in generale, perché ragazzi al discendente proprio viene fuori quello che noi diamo agli altri e il tipo di relazioni che creiamo, no? Più o meno. Quindi se gli altri ci accusano di qualcosa, se prestiamo l'orecchio e umilmente ci mettiamo in discussione e apriamo la mente, possiamo trarre dei grandi insegnamenti di crescita, ok? Quindi il consiglio è tanti respiri profondi. So che non tutti siete dei grandi sportivi, anche se poi magari tra i bilancia c'è Totti, però solitamente la bilancia per antonomasia non è proprio uno sportivo. Ma fate sport, respiri profondi, yoga, ascoltate musica, cercate di tenervi calmi, di non cedere alle provocazioni, ma anche voi di non essere eccessivamente livorosi e provocatori. Ad un certo punto quello che potrebbe accadere è che la misura sarà talmente colma che vi dovrete arrendere all'eventualità di dover aprire la mente, quindi o ascoltare qualcuno che vi spiega le cose o iniziare a guardare le cose da un nuovo punto di vista, che sarà la luna nelle giornate del 30, la luna nuova in Gemelli, e mettervi in discussione, ok? Dove c'è troppa tensione abbiamo sbagliato qualcosa, ok? Dove la vita ci si ribella vuol dire che dobbiamo portare un cambiamento, quindi approfittate di questa fantastica luna nuova in Gemelli che apre la mente e suggerisce almeno questo, no? Di accedere a un nuovo punto di vista sulla vita, nuove informazioni, mettervi in discussione e comprendere che forse non ne sapete abbastanza e che c'è qualcosa da aggiustare, ma nessuno di noi ne sa mai abbastanza e bisogna formarsi, conoscere, istruirsi costantemente, altrimenti si rimane nel passato. Quindi mi raccomando, self control, un grande bacio e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, questa settimana si vedono i postumi della luna piena nel vostro segno della scorsa settimana, del 16 maggio, che è stata fortissima, forse perché è opposta al nodo nord, a Urano, ragazzi, al Sole, ma è stata veramente, veramente forte, l'abbiamo sentita tutti e voi in primis sicuramente, perché vi sarà venuta voglia di tirar su la testa, no? Di reagire a qualcosa, di esprimervi, di amplificare il vostro potere, di prendere in mano la vostra vita, il vostro potere decisionale. Questo fatto potrebbe aver messo in discussione o potrebbe mettere in discussione, no, a posteriori
vari equilibri e quindi mettere in discussione principalmente, da quello che sembra, i rapporti interpersonali. Qualcuno potrebbe veramente troncare delle situazioni o comunque cambiare completamente la propria routine di vita, quindi allontanarsi dal partner oppure provare a tornarci, complice dal 24 anche Mercurio retrogrado che ritorna nel settore dei rapporti, no? Delle relazioni. Qui Venere poi entrerà nella settima casa, quindi o questa luna piena vi ha fatto scendere a compromessi con voi stessi e capire che magari qualcosa che avete perso nel passato andava recuperato, oppure stavate sbagliando qualcosa nei rapporti e adesso iniziate, non dico col capo chino di cenere, no? Con sparso di cenere, ma capiti gli errori, qualche passo indietro, un chiedere scusa e un proporre di riniziare da capo. Con questi transiti è assolutamente possibile, no? Questo vale sia per i rapporti lavorativi che per rapporti sentimentali. Dove invece non c'è un chiedere scusa, ma invece avete proprio capito che voi in quella situazione non ci state bene, e la situazione può essere sia lavorativa che sentimentale, perché voi avete avuto un esubero di pianeti in pesci nel quinto settore, che è quello dell'amore o quello dei figli o quello della creatività, poi dipende dal lavoro che fate, quindi complice i transiti precedenti, complici la luna piena, complici i pianeti retrogradi e complice l'ingresso di Marte. Voi siete il vostro governatore, voi siete dei marziani, complice Marte in Ariete. C'è chi farà un passo indietro perché ha capito gli errori, c'è chi invece ne farà due avanti. Ne farà due avanti perché la luna piena vi ha dato la carica di essere in connessione con voi stessi, di riprendere in mano la vostra vita, di decidere di star meglio, no? Di star bene dopo tutti questi anni esagerati. Quindi vi è anche arrivata una consapevolezza diversa, un coraggio diverso. Sapete che lo Scorpione combatte, no? Però sopporta anche tanto, perché in lui è fortissima la paura di esporsi alla vulnerabilità, no? Di essere proprio vulnerabile e attaccabile, che è poi il motivo per cui ama delle atmosfere fosche e non si esprime. Però ci sono dei momenti in cui la forza vi arriva, avete Giove in Ariete, no? Nel regno di Marte, che vi sta spingendo già da 2 settimane a cambiare vita, a rivoluzionare la vostra vita, ad avere un nuovo inizio, lavorativamente parlando, e anche così a livello di salute, di forma fisica, di costituzione, di stile di vita. Si sta chiudendo per voi, si è già chiuso ragazzi in queste settimane, e questa settimana ve ne accorgerete ancora di più. Si è chiuso un ciclo disfunzionale, destrutturante, di decadenza, come lo chiamo io, iniziato nel 2011. Si è chiuso adesso e quindi ne inizia un altro, assolutamente più costruttivo, che nel vostro caso andrà a rendervi più indipendenti. Parlo da qui a 12 anni, ragazzi. Vi renderà più indipendenti, più liberi o dai vincoli familiari o anche dai modi di fare, non pensate chissà cosa, proprio i rapporti, no? I condizionamenti. Ovvio che ci sarà qualcuno che si affrancherà dalla famiglia d'origine perché magari va da un'altra parte o no, decide di cambiare vita, di uscire dall'attività di famiglia. È ovvio che c'è chi pone fine magari a delle relazioni, a delle convivenze che sono state talmente tossiche da essere irrecuperabili, o comunque dove l'amore è veramente finito, e a volte non bisogna condannarsi all'infelicità. Quindi inizia un periodo che durerà 12 anni dove vi emanciperete dalla famiglia, dai cliché familiari e, ragazzi, lasciatemelo dire, anche da alcuni luoghi. Chissà se complice Urano opposto, nodo nord, insomma tutta una serie di cose che vedo, fra 12 anni sarete nello stesso posto. Voi mi direte: ma chi ci sta? C'è chi rimane tutta la vita nello stesso posto, e tra di voi probabilmente ci sarà un gran numero di persone che nei prossimi 12 anni andrà lontano o cambierà location o magari venderà una casa di famiglia. Chi può dirlo? Però i prossimi 12 anni mi sento di dirvi che vi porteranno tipo lontano, vi porteranno a raggiungere quella che è la vostra realizzazione personale,
professionale anche a discapito, no? Di vecchi legami, di cose che vi hanno trattenuto, anche di condizionamenti familiari. Quindi una sorta di liberazione che ovviamente sarà progressiva, anche se di sicuro con Urano opposto questi prossimi 3 anni saranno forse quelli più strong, no? Credo il 2021, più strong del 2021, non lo so, ci devo pensare ragazzi. Credo che l'inizio è quando ci sarà Saturno in Toro, ma insomma non mettiamo troppa carne al fuoco e viviamoci con progressione questa cosa. Quindi ci sono anche delle svolte, ecco, a proposito di famiglia, di questioni, possono esserci delle svolte molto interessanti riguardo ad una eredità, immobili già ereditati, no? Quindi a questioni da risolvere probabilmente con i fratelli. C'è con i fratelli o con i figli, c'è qualcosa da risolvere, grandi novità nello stile di vita, lavorative, che vi portano assolutamente al cambiamento. Molti di voi stanno cambiando vita. Per chi resta nello stesso posto di lavoro, ci sarà un surplus di lavoro, adesso fino al 5 luglio vi avviso, doveste dire ma cosa sta succedendo, potrebbe esserci un esubero di lavoro, proprio un impegno, una cosa incredibile, pazzesca, nello stesso posto di lavoro, tipo forse mancherà personale o forse vi affiancano qualcuno che dovete formare o forse c'è un aumento, cioè c'è qualche novità che vi richiederà grande impegno. Se avete avuto delle questioni di salute da affrontare, allora ragazzi, con Marte, Venere e Giove in sesta casa, di sicuro questo mese, no? Il mese che si inaugura fine maggio e giugno, possono essere dei mesi in cui è opportuno, e voi vedrete che potrebbe accadere, fare visite, no? Dedicarsi a se stessi, subire piccoli interventi. Quindi una settimana sicuramente di grande impegno, di grande movimento, sicuramente non settimana piatta. Fatemi sapere, perché gli Scorpioni insieme a qualche altro segno mi dicono a me non succede mai niente. Prima di dirvi forza e coraggio, fatemi sapere se riuscite a dire calma piatta anche con Marte in Ariete congiunto a Giove. Quindi io vi aspetto, un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, il trend positivo continua assolutamente. Allora, Venere in questo momento, per l'ultima settimana questa, elargisce doni, piaceri, amori, cura di sé, benessere, vacanze, no? Proprio amore, alza il tasso proprio dei ferormoni, dell'amore, della serotonina per la terza decade, di Sole, ascendente, tutti i valori in Sagittario che avete nel tema natale di terza decade. La prima e fra poco anche la seconda sono alle prese con il transito positivo, ovviamente la prima lo sente di più, di Giove, che è iniziato dall'11 maggio se volete, non lo so se ve lo lascio in sovraimpressione, però lo trovate nel canale, il video dedicato segno per segno al transito di Giove in Ariete che caratterizzerà le nostre vite per 5 mesi e che a voi già porterà un sacco di fortuna, ragazzi, lasciatemelo dire. E adesso arriva anche Marte. Per quelle rare persone che mi hanno detto io Giove non l'ho ancora sentito, allora ragazzi, questa settimana, il 25 e il 24, Marte entra nel segno dell'Ariete e ovviamente Marte è la forza, inizia proprio a spingere con Giove. Per voi teoricamente dovrebbero arrivare tantissime belle novità, no? È difficile resistere a tanta energia, tantissime belle novità riguardanti l'amore. Per chi aspetta ritorni, sono possibili ritorni, perché c'è Mercurio retrogrado. Per chi vuole il nuovo, arriva, caspita se arriva il nuovo. Qui arrivano colpi di fulmine come se non ci fosse un domani. E ai noi potrebbe anche accadere, ragazzi, nelle prossime settimane, che anche chi è apparentemente infelicemente o felicemente accompagnato, solitamente queste cose succedono a chi non sente il cuore battere da un po', però insomma ragazzi, nella vita tutto può succedere, potrebbero esserci delle new entry anche per chi
ha già delle relazioni. Per esempio, questa settimana, oltre ad avere Giove in Ariete e Marte in Ariete, Eros e passione come se non ci fosse un domani, tra l'altro anticipate da Venere che dal 2 maggio probabilmente cosa ha fatto? Può aver portato qualcuno che vi piace. Ragazzi, qualcuno o anche qualcosa, no? Nel senso, qualcosa che magari però può andare lontano. Immaginate una passione creativa, immaginate chi lavora con l'arte, milla. Immaginate chi lavora con l'arte, immaginate chi lavora nello spettacolo, immaginate chi lavora nella moda, che magari ha avuto degli stand-by, no? Perché insomma negli ultimi anni lo sappiamo quello che è successo. Arriva Venere, porta una novità, un contatto, una prospettiva, un lavoro, poi arriva Giove, questa cosa pare che funziona, si può fare, poi arriva Marte, partono, queste persone partono, se ne vanno a lavorare da qualche parte, oppure anche se rimangono in zona, iniziano a lavorare, danno vita a nuove situazioni che in alcuni casi restano lì, nel senso che portano soddisfazioni lavorative, in altri casi proprio portano tanta di quell'energia positiva per cui potrebbero esserci anche nuove conoscenze e switch nei rapporti, tanto più che questa settimana con la luna nuova nel 7° settore al discendente, insomma opposta al vostro sole e al vostro ascendente, la luna nuova nel 7° settore indica proprio che si inaugura una nuova fase nei rapporti sentimentali, anche nelle questioni lavorative, laddove ci fosse desiderio di cambiare o laddove ci fosse stasi e quindi state aspettando finalmente questo contatto. E quindi ragazzi, novità. Per chi capitasse per la prima volta su questi video, al Sagittario è stato dedicato, no? Un'attenzione particolare, perché il Sagittario, forse insieme alla Vergine, ha risentito della retrogradazione di Urano e Saturno quadrati tra di loro per diversi mesi, quindi ci sono stati dei blocchi lavorativi pazzeschi, proprio gente ferma per quasi tutto il 2021 che davvero sembrava sbattere contro un muro di gomma, perché magari arrivavano anche proposte, arrivavano contatti, arrivavano situazioni, non succedeva niente. Allora ragazzi, tra gennaio e febbraio, complici lune piene, transiti di Marte particolari in Sagittario, insomma tutta una serie di cose, no? Facendo questo recap veloce, hanno smosso la situazione. E molti mi hanno scritto dandomi conferma che finalmente la ruota iniziava a girare, c'è chi è partito, insomma, che ha detto per esempio l'estero, andare lontano è molto nelle corde di questi transiti, però c'è anche chi mi aveva scritto dicendo non succede ancora niente. Beh ragazzi, allora, avendo Saturno nel settore delle comunicazioni, è probabile che se doveste essere ancora in una situazione di stasi, che aspettate quella risposta, quel concorso che si è incagliato, no? Quello spostamento che non arriva, quel lavoro che non arriva, no? Allora, essendoci Saturno, può essere che finora voi o avete guardato nel posto sbagliato, perché Saturno non è quello delle cose per caso. Cioè Saturno ci mette in riga con quella che è la nostra missione di vita, con quella che è la nostra destinazione. Quindi se io devo andare a Roma, inizio perché non sono centrata con me stessa, no? E quindi ascolto mia madre, mia nonna, mio fratello, mio marito, mia sorella, mia cugina, vai là, no? Perché è così che ci si disconnette da noi stessi, quando il mentale è il ricettacolo e dà maggiore importanza alle opinioni degli altri, no? Delle persone che abbiamo intorno, di più che rispetto a quello che sentiamo noi. È così che ci si disconnette, no? Ascoltiamo queste sirene che la pensano diversamente, e alla fine noi smettiamo di ascoltare noi per ascoltare loro, ma la verità è sempre dentro di noi, ed è così che si creano i blocchi, le chiusure, le stasi. Tanto è spesso duro, solido quel muro che abbiamo messo fra noi stessi e il mondo, tanto ci vorranno transiti, insomma, speriamo che basti una vita se non ci mettiamo noi d'impegno a rompere quel muro. Quindi quando le cose non si muovono, noi abbiamo dei blocchi dentro, abbiamo messo dei paletti, no? Alle novità, perché magari abbiamo paura, o perché ragazzi, stare in alcune situazioni di stasi ha delle funzionalità, cioè è protettiva come situazione, quindi potrebbe esserci, come si dice, il vantaggio secondario a sabotarci in qualche modo, ok? Ci dovremmo ascoltare per capirlo, che poi insomma aiuta sempre a smuovere le cose, ma tant'è. Adesso
i pianeti bene o male sono diretti, adesso arriva tanta roba e quindi o non siete andati nella direzione giusta, quindi l'invito è, visto che Marte e Giove adesso non sono ancora sestili a Saturno, ma iniziano a fare quel trend e Marte lo sarà in giugno, provate da un'altra parte. Altra cosa, Saturno è anche il tempo. Questa settimana settimana prossima ritorna retrogrado dal 4 giugno. È il tempo, forse non è tempo che voi facciate questa cosa, o forse è tempo che voi capiate prima il perché di questo blocco, cioè vi mettiate in discussione e poi avrete la libertà, ok? Saturno è un maestro che o dispensa messaggi o toglie cose sbagliate, rami secchi, per darci la giusta direzione. A volte c'è gente che con il trigono, col sestile di Saturno, voi avete il sestile di Saturno, tecnicamente, se foste centrati, i Sagittario da 2 anni a questa parte col sestile di Saturno, ragazzi, anche quando è retrogrado, dovreste aver trovato la freccia, no? La direzione, ma evidentemente molti erano scompensati da tutta una serie di cose, no? E quindi Saturno prima deve raddrizzare il tiro e quindi deve potare tutti i rami secchi di cui vi eravate contornati. Come si accelera questo processo per chi ha un percorso, no, per chi ha urgenza di lavorare o comunque vuole cambiare vita? Ragazzi, il lavoro interiore. Quindi un ritrovare l'autenticità, riscoprire la vostra voce interiore, quello che volete veramente, dove sta la vostra felicità. Se vi regalate la libertà e avete Giove in trigono, Marte in trigono, avete avuto Venere in trigono, ragazzi, è tanta roba. Se vi regalate la libertà, arriverà anche la felicità. Voi siete persone che devono fare grande esperienza, no? Cioè se non ci passano alle cose, magari non le assimilano, quindi non fate l'errore magari di etichettare cose che non conoscete, perché questo può essere un errore del Sagittario, no? Che magari a volte si sente superiore e dice no, là non ci vado, e invece proprio là può trovare la soluzione. Fate esperienze. Apritevi alla conoscenza perché siete l'esilio di Mercurio, quindi voi quando le cose le fate le capite veramente, non come se ve le raccontano, ok? Quindi cercate, se siete ancora bloccati, cercate di cimentarvi in qualcosa, magari qualcosa che vi chiama. Comunque misuratevi con voi stessi per cercare di capire dove siete vincenti e dove no. Io spero di avervi aiutati, perché mi dispiace vedere con questi transiti magari dei blocchi che veramente sono un peccato. Ragazzi, fatemi sapere come vanno le cose. Un grandissimo, infinito bacio e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, continua un processo di evoluzione, no? Anche di rivisitazione di avvenimenti che sono accaduti nel passato recente e nel trapassato remoto, proprio per essere rivisti in maniera differente. Avete già Plutone su Sole ascendente che si riguarda prima e terza e fase finale della seconda decade, però ragazzi quando un pianeta in un segno, per mia esperienza e per mio parere, tutte le decadi lo sentono. Certo la prima Plutone l'ho affrontato tanto tempo fa, però è il momento di fermarvi un attimo e rivisitare e selezionare meglio quello che è accaduto finora. Vi anticipo che il vostro governatore Saturno, il 4, ritornerà in moto retrogrado, quindi quello che vuole da voi è vedere maggiore selezione rispetto ai rapporti, diciamo allo stile di vita, alle spese, alle entrate. Ragazzi, Saturno nel secondo settore è un severo regolatore di conti, severo ma giusto. Ora, già abbiamo Plutone che è diventato retrogrado e quindi ci dice che l'energia ci chiede di ritornare su cose del passato che poi si ripresentano da sole, non è che le dobbiamo andare a vedere, ora apro quel cassetto.
la vita ce le riporta da sole. Mercurio retrogrado che dal 24 entra anche in Toro, quindi fa il trigono e farà il trigono con Plutone, ci apre i cassetti della vita da soli e ci farà capire cosa sistemare. E come lo sistemiamo? Saturno retrogrado ci dice di selezionare, è un grande regolatore di conti. Se abbiamo speso troppo da qualche parte, se abbiamo dei conti in sospeso, ahimè, col catasto, con, sapete, le tasse, queste cose qua, potrebbe arrivare qualcosa, cioè potremmo dover risolvere delle questioni economiche, ma possiamo dover risolvere anche delle questioni non soltanto di arretrati economici, ma anche arretrati nei rapporti, nel dare avere, più o meno è questo, cioè rispetto a quello che magari ci aspettiamo dagli altri e quello che diamo. Se c'è uno sbilanciamento in questo senso, con Mercurio retrogrado, trigono a Plutone e Saturno retrogrado, ci sarà occasione per poi i prossimi mesi di pareggiare i conti. Di pareggiare i conti. Come? Probabile che i conti vadano pareggiati, ripeto, o a livello interpersonale, no, di rapporti, o a livello immobiliare con questioni che riguardano la famiglia o un luogo, un posto dove magari avete degli immobili, perché sembra che in questo momento giri tutto lì. Giove è entrato nel vostro quarto settore e quindi chiaramente chiude un ciclo iniziato nel 2011, un ciclo di decadentismo assolutamente destrutturante e sfidante. Adesso ne apre un altro che sarà più costruttivo proprio a livello di integrità, sia economiche, no? Proprio in modo di dare e avere, sia proprio nei rapporti, no? Quindi nelle nostre dipendenze affettive, nella nostra autosufficienza, oppure nel nostro, visto che avete una seconda casa in Acquario, nel vostro essere, come dire, singoli incalliti, liberi magari nel vostro rovinare le relazioni, no? Perché siete dei ribelli e quindi non volete sentirvi in gabbia. Ci sarà una rielaborazione, una riequilibratura in questi settori. Però Giove abbiamo detto che entra nel vostro quarto settore, quindi i conti da pareggiare, la fase che si chiude è nel quarto settore, adesso ne parte un altro che appunto riequilibrerà queste cose, come appena detto, e lo raggiunge Marte. Che cosa significa? Se dovevate finire di pagare una casa, sembra che adesso siamo arrivati, no, agli esiti. Se siete riusciti a tirare con queste pendenze, con queste cose, adesso è il momento di agire. Se avevate delle cose che non avete pagato, ragazzi, potrebbero esserci dei problemi, oppure se volevate fare delle compravendite, adesso è molto probabilmente il momento che ciò accada, anche perché Mercurio retrogrado, insomma, in sesta, con la luna, poi con la luna nuova, ci sono proprio dei cambiamenti in questo senso. Se avevate dei debiti, magari nei confronti di familiari, nei confronti di fratelli, nei confronti dei figli, in qualche modo vi verrà presentata l'occasione per pareggiarli, no? Quindi è qualcosa che in un certo senso riguarda un po' il karma familiare e anche il karma dei luoghi. A proposito dei luoghi, quello che potrebbe anche accadere prima con Venere, che adesso è stata raggiunta da Giove e da Marte, è anche l'eventualità di chiudere con un posto, ragazzi, con un paese, con uno stato, con una regione, magari semplicemente state andando in pensione e volete fare ritorno al paese di origine, oppure magari è finita una fase lavorativa, personale, anche interpersonale in un luogo e potreste tornare da dove siete venuti o andare in un posto ancora. Quindi se qualsiasi eccesso o qualsiasi difetto legato alla materia, ma al dare avere, quindi anche al dare emotivo o al pretendere emotivo, che può essere anche attenzioni, ragazzi, qualsiasi cosa, o tutto quello che è legato al dare avere materiale, io ti ho prestato una cosa, me la devi ridare, insomma, cose di questo genere, quindi dare avere più concreto, inizia una fase di pareggiatura di conti.
Sentimentalmente possono tra l'altro accadere delle novità. C'è Mercurio retrogrado trigono a Plutone, Mercurio sarà in Toro, quindi favorevole a voi dal 24 maggio, sarà trigono a Plutone, andando indietro si congiungerà col nodo nord e con Urano in Toro. Per chi spera nei ritorni c'è la possibilità che ci siano dei ritorni, oppure ci sarà una maggior comprensione, no? Laddove non ci sarà un ritorno, ragazzi, per ritorno non è detto l'ultimo partner, a volte possono rispuntare dal passato anche quel compagno di banco che ci è piaciuto tanto, avete presente? Cioè Mercurio retrogrado, per esempio, i pianeti retrogradi, soprattutto quando si congiungono al nodo nord, quindi a qualcosa di destinico e magari anche a Urano, non è detto che presentino nelle nostre vite la cosa più scontata, l'ultimo. Può essere che dal cilindro il coniglio tiri fuori qualcosa di destinato a vivere ma inaspettato. Quindi aspettiamoci anche queste cose, perché è probabile che dal passato, ragazzi, non voglio essere magica e mistica, però a volte lo sono, dal passato significa che, ragazzi, può tornare anche un amore di vite passate che voi ovviamente riconoscerete quando lo guarderete negli occhi, perché a volte capita, no, di fare degli incontri e dici: questo lo conosco, questa la conosco, no? Capita anche insomma nelle amicizie, non so dove l'ho vista, ma no, le anime si riconoscono. Quindi aspettatevi da questo punto di vista delle grandi magie, tanto più che Venere il 28 entrerà nell'amico segno del Toro, e quindi gli incontri, i contatti, i chiarimenti, le notizie che Mercurio vi porta da questa settimana, poi Venere insomma, no? Le fa diventare qualcosa di dolce, e poi arriverà Marte e Marte fa succedere quello che deve far succedere. Se lo volete sapere c'è il video nel canale degli incontri del destino di Marte, nodo nord e Urano, lo trovate, che vi racconterà tutto quello che l'energia sta preparando per noi, che ci riserverà dal 5 luglio al 21 agosto e che poi sboccerà in qualcosa di, speriamo, meraviglioso nella primavera del 2022, il che già lo so non significa che lo conoscete adesso e poi la prima uscita sarà fra un anno, perché la prima cosa che mi dite, soprattutto quando parliamo one to one, face to face, devo aspettare un anno. No, il processo inizia adesso. I frutti che può dare Giove possono essere figli, convivenze, matrimoni, una frequentazione che poi vi presenta i genitori, poi dipende anche dall'età che avete, no? Quindi insomma, l'ottimismo è fondamentale nella vita. Quindi novità sentimentali, ma anche novità nel dare, avere. Fatemi sapere che cosa accade, un grande bacio, un grande in bocca al lupo, e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, questa settimana si sbloccano innanzitutto delle situazioni legate all'amore, quindi legate ai sentimenti, a delle relazioni, a delle convivenze, a qualche amore rimasto in stand-by, a qualche amore, a qualche sentimento che si era allontanato e che adesso, con questa bellissima luna nuova del 30 maggio nel vostro settore dell'amore, ragazzi, porterà evoluzioni molto interessanti. In che senso? In tutti i sensi, sia il passato che futuro. Se avete concluso, complice il transito di Saturno sul Sole o sull'ascendente, in questo caso eventualmente anche sulla Luna, se avete concluso dei rapporti importanti, dei rapporti sentimentali importanti, ragazzi, è possibile sia il ritorno, sia che delle persone che ovviamente avete lasciato andare, qualora ci fossero ancora dei sentimenti sufficienti per riprendere una relazione, sia novità e quindi un avvicendarsi di new entry rispetto alle situazioni concluse magari negli ultimi 2 o 3 mesi, magari completamente concluse grazie al transito di Marte in Acquario. Arrivano, oltre a questo, tutta una serie di contatti, di persone, di notizie, di soddisfazioni, ripeto, di new entry, di incontri molto fortunati, notizie molto fortunate che possono arrivare
sia proprio così attraverso incontri casuali, incontri anche cercati, spostamenti, ragazzi, e via social, nonché in ambito culturale o in giro per uffici. Diciamo che le vie del Signore sono infinite, questo lo sapevamo già. E diciamo che il peggio, tutto sommato, è passato assolutamente. Il clou, per chi capitasse per la prima volta su questi video, il clou per Acquario, ascendente Acquario, Luna in Acquario è stato probabilmente a scaglioni in novembre, prima quindicina di dicembre 2021. Dal 6 marzo al 15 aprile 2022 e poi insomma Marte smetterà, ci risarà un momentino, non è vero ragazzi, ci risarà un momentino di tensione, ma giuro che sarà l'ultima, e sarà quello legato al transito di Marte in Toro dal 5 luglio al 21 agosto. Se volete c'è il video sul canale, c'è il video dedicato proprio a quella fase particolarissima, no? A quel transito, a quella congiunzione, a quello stellium particolarissimo, insomma, per vedere che cosa potrebbe accadere. Però ragazzi, soprattutto per la prima decade e per buona parte della seconda decade, quindi per i nati in gennaio e per i nati nei primissimi giorni di febbraio, lo stand-by, il sacrificio, il peggio ragazzi è passato. Non me ne voglia alla fine della seconda decade e la terza, perché ragazzi anche per voi è solo questione di tempo, e quindi tutto quello che sto leggendo, annunciando ai nati in gennaio, diciamo ai primi 4-5 giorni di febbraio, già dalle prossime settimane riguarderà anche voi, e la luna nuova invece coinvolge prima e seconda decade positivamente, quindi evoluzioni sentimentali per prima e seconda decade assolutamente. La terza ha ancora Venere a favore, quindi se non cerca novità sentimentali, in realtà la terza decade dell'Acquario, ascendente Acquario e Luna in Acquario, si sta divertendo molto. È un periodo di viaggi, di piaceri, di lusso, di coccole per se stessi, di circondarsi di persone positive. Arrivano persone che vi coccolano, che vi vogliono bene, quindi anche la terza decade ragazzi, nonostante abbia ancora Saturno sul groppone, lo sa, lo sente che le cose stanno cambiando, quindi ci sono stati nuovi incontri, adesso sta iniziando a riprendere il gusto della vita, inizia a coccolarsi, inizia a farsi viaggi, inizia a riprendere dopo un periodo molto austero una certa dimestichezza, e poi per tutte e tre le decadi dal 21 agosto inizierà, io credo, il periodo in assoluto più costruttivo e di vera, come dire, di vera evoluzione. Ma adesso bisogna rinascere, quindi dopo un lunghissimo inverno, in vari step, in maniera differente, ma tutte e tre le decadi di Acquario ascendente Acquario stanno rinascendo. Quindi la terza decade sta riavendo voglia di vivere. Prima e seconda l'hanno già snasata questa voglia di vivere, grazie prima a Venere dal 2 maggio e poi a Giove, e adesso arriverà anche Marte. Quindi se ci sono stati già incontri, se ci sono già stati contatti, se ci sono già state buone notizie, avranno assolutamente un'evoluzione a partire dal 24 maggio. Se siete ancora in quel tourbillon in cui sembra che tutto debba succedere, no? Quindi avete visto, se faccio cose, vedo gente, ma ancora non si sta sbloccando nulla di ufficiale, ragazzi, dal 24 maggio, con l'ingresso di Marte nel segno dell'Ariete, la situazione, l'energia mette il turbo, quindi io vedo trasferimenti, ripeto, spostamenti, incontri fortunati, avete anche la possibilità di far valere dei vostri diritti, di mettere in chiaro delle cose, di mettere dei paletti e quindi di ribaltare delle situazioni che magari con degli interlocutori o proprio delle situazioni burocratiche, con qualche collega di lavoro, datore di lavoro, qualsiasi situazione, anche culturale, scolastica, se siete degli studenti, avete la possibilità di ribaltare queste situazioni che invece in questo lungo inverno, no, che l'Acquario ha vissuto, probabilmente vi avevano
trovati o impreparati o sprovvisti di energie, quindi avete un po' probabilmente subito alcune situazioni, il volere di qualcuno, delle decisioni che non avete, come dire, sentito giuste, adatte a voi, magari meritocratiche, no? Quindi adesso arriva anche l'energia di riprendere in mano la situazione. Sentimentalmente inizia un periodo molto scoppiettante di questi così liberi, free, passionali, avvincenti, emozionanti, come piacciono a voi, e con Mercurio retrogrado fino al 23, che è un amico in Gemelli, nell'amico segno dei Gemelli, se dovete risolvere delle questioni legate al passato, fatelo ragazzi, fatelo, mettete firme. Mercurio retrogrado è molto utile per risolvere le questioni del passato, invece finché sarà retrogrado, quindi fino al 4 giugno se non erro, non decidete per il futuro, cercate di risolvere il passato fino al 24 maggio, 23-24 maggio Mercurio sarà in Gemelli, quindi nell'amico segno dei Gemelli, poi, e quindi aiuterà a risolvere questioni sentimentali o legate a creatività, arte, progetti musicali, artistici. Dal 23 al 4, ve lo spoilerò anche insomma se il 4 è un po' nella settimana successiva, invece vi aiuterà a sbloccare e risolvere anche inaspettatamente delle situazioni legate agli immobili e alla famiglia. Quindi ragazzi, il peggio è passato, quindi armatevi di tanta positività, riapritevi alla vita, iniziate a godervi questa caldissima e tarda primavera che finora ci ha fatto penare. Un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, avete un transito molto positivo, che è quello di Venere, che entra nel segno del Toro dal 28 maggio di questa settimana. Avete ancora Urano, nodo nord, Mercurio che retrograda, quindi intorno al 27 entra in retrogradazione nel segno del Toro, quindi soprattutto la terza decade dei pesci, siccome il segno del Toro è un grande amico, no? Stabilizza e fa fruttare tutti i talenti dei pesci, soprattutto la terza decade vivrà un momento di centratura notevole e anche di ragazzi di chiarezza, di grandissima chiarezza o potenzialmente di grande chiarezza, perché dobbiamo sempre tenere conto che parliamo di un segno zodiacale che porta come energia delle maree emotive infinite, ricchissime di talenti, ricchissime di strati e di multistrati, e sollecitata da transiti epocali negli ultimi 5 mesi, quindi ascendente pesci, Sole in pesci, Luna in pesci, ragazzi, ma tutti i pianeti personali in pesci come Mercurio, Venere e Marte hanno davvero vissuto, sono annegati in se stessi, secondo me, hanno fatto delle emozioni, proprio delle immersioni nelle emozioni, e poi sono tornati a galla, e alcuni forse veramente ancora stanno facendo il punto della situazione e sono leggermente confusi, perché anche chi non era pesci sentiva proprio nell'aria un qualcosa di indefinito, ma no? di impalpabile, ma come dire, coinvolgente, anche un po' destabilizzante. Infatti, come ho già detto in un altro video, ho avuto la sensazione, ho avuto la percezione da segno di terra, con molti pianeti in segno di terra, di che cosa possa significare avere dei luminari nel segno dei pesci, ed è tanta roba. Quindi ragazzi, grande stima. Ora, i pianeti in Toro, Mercurio retrogrado, Venere, portano un sacco di chiarimenti, quindi qualsiasi marea, qualsiasi esondazione data da Giove, da Nettuno, da Venere, da Marte nelle scorse settimane, nell'ultima, nei 5 mesi precedenti, vi abbia fatto vivere momenti di incertezza, lavorativamente parlando, per quanto riguarda delle decisioni da prendere, anche sentimentalmente, insomma confusione, magari in alcuni casi avete anche mischiato involontariamente voi le carte, perché ragazzi, Giove, soprattutto Giove, porta tante occasioni, Giove, Marte, Venere, che ve lo dica fa,
portano tante occasioni di conoscenza, di prospettive, di opportunità, di lavori, di divertimenti, di occasioni sentimentali, di corteggiatori, che insomma potrebbero dare anche alla testa tutte quante insieme come si sono verificate, e quindi magari c'è qualcuno a cui non avete dato le giuste attenzioni, magari vi siete lasciati sedurre dal più bello ma magari dal meno affidabile, no? Tutte queste cose, tutte queste emozioni coinvolgenti che però poi quando la marea decresce di concreto lasciano poco. Ok, questa settimana con questi pianeti nel segno del Toro avete la possibilità di recuperare rapporti, ricevere notizie, avere grandi chiarimenti. Se siete stati degli studenti indisciplinati, ragazzi, se non avete studiato per un concorso o per gli esami o perché siamo addirittura d'arrivo e fra un po' escono i quadri, beh, allora queste settimane, le prossime settimane, anche giugno, ve la spoilerò così, no? Vi fate un respiro profondo e vi rendete conto di avere il tempo, insomma, di recuperare il salvabile, insomma, il recuperabile, insomma, sappiate che ci si può mettere una mega pezza, quindi arrivano risposte, arrivano bei voti, arrivano belle promesse, ritorna anche l'amore, ragazzi, cercate di approfittare di questi pianeti in Toro che poi porteranno a quelle scelte epocali, a quegli incontri destinici che avverranno tra luglio e agosto, e sul canale trovate il video degli incontri karmici di Urano, Nodo Nord e Marte in Toro, quindi scegliete bene perché le decisioni che si prendono in questo anno 2022, che insomma è un numero anche molto particolare, un numero maestro che quindi segna svolte importanti, le decisioni che si prendono adesso hanno il sapore della durata, dell'opportunità di durata e anche dell'abbondanza, perché Venere, Nodo Nord, ragazzi, insomma ci sono tante cose. Venere che soprattutto i pianeti insomma sono ancora congiunti a Giove, quindi poi Giove ritornerà, voi adesso fate delle scelte, quindi la marea vi ha portato tanta roba, fate delle scelte, poi in autunno ritornate con Giove in Pesci per farvi rivivere delle atmosfere, per ridarvi l'opportunità, no, di decidere, di prendere proprio di guardare per l'ultima volta, no? Per l'ultima volta prima dei prossimi 12 anni, per guardare tutte queste opportunità per l'ultima volta e di portare poi nel 2023, che segnerà il vostro futuro, portare al 2023 le scelte migliori, le scelte più stabili. Vi ricordo che quello che Giove ha portato adesso potrebbe trovare stabilità e energie che traghettano situazioni nel futuro nel 2023, perché Giove in Pesci ha sollevato questioni, portato cose, novità che poi Saturno concretizzerà. Quindi i pianeti in Toro vi aiutano a chiarire, insomma a dirimere, a prendere decisioni, e tutte queste decisioni, no? Tutte queste novità, tutte queste opportunità, da un lato per alcuni pesci portano delle fruttuose occasioni di entrate, ragazzi. Giove in Ariete, ancora Venere in Ariete e Marte in Ariete portano grande impegno. Se avete avuto delle svolte lavorative, se avete avuto delle promozioni, c'è grande impegno da parte vostra, ma anche grande fortuna economica, quindi aumentano le entrate, venite ripagati dell'impegno profuso. Se invece queste mareggiate nettuniane degli scorsi mesi, complice pure Marte che insomma, è il dio della forza, no? Quindi spezza anche situazioni logore, se invece si sono concluse delle situazioni lavorative e ragazzi anche sentimentali con questa bella congiunzione Giove-Marte in Ariete sestile a Mercurio retrogrado e sestile alla Luna nuova in Gemelli del 4, insomma da grandi opportunità di pace, quindi di ripristino di situazioni, ma anche di svolte, di new entry. Un'altra cosa, per i pesci e per l'ascendente pesci,
tira anche aria di novità in famiglia, piccoli trasferimenti, spostamenti, traslochi, affitti. Se non siete voi che vi allontanate, qualche congiunto, qualche familiare, qualche figlio, visto che se ne avete ovviamente ragazzi con questo Mercurio in quarta casa, magari prendono delle decisioni, magari decidono di partire o prendono oppure decidono di andare all'università lontano, perché Mercurio è anche lo studio, quindi ci sono tutte queste novità, ci sono novità in famiglia e devono essere delle novità legate anche agli spostamenti, oltre che alle comunicazioni. Quindi una nuova fase di vita sta iniziando per voi con una nuova indipendenza energetica, economica, personale, anche un nuovo modo di buttarvi nei rapporti, forse più coraggioso, forse più appassionato. Si è chiuso un ciclo iniziato tra il 2010 e il 2011, se ne apre un altro che terminerà nel 2034. E quindi state iniziando a mettere proprio i passi nel futuro, adesso questa settimana con l'ingresso di Marte lo sentirete ancora di più, una volta per tutte, state facendo l'ingresso in una nuova vita e sicuramente il percorso di 12 anni che si inaugura è molto più costruttivo, soddisfacente, vi vede molto più vigorosi, molto più forti, molto più padroni di voi stessi rispetto al dodicennio, chiamiamolo così, precedente. Perché? Perché si inaugura con un cielo completamente diverso. C'è una grande possibilità che finalmente i vostri sogni possano realizzarsi, soprattutto nell'autunno, ma insomma io direi che con tutta l'energia che avete avuto ogni momento è buono, ragazzi, quindi forza e coraggio, anche se Giove se n'è andato, quello che doveva portare lo ha portato, ok? Quello che era destino che arrivasse è arrivato, adesso bisogna solo scegliere il meglio, quindi io vi do un grande bacio, vi ringrazio per essere arrivati con me alla fine di questo video, fatemi sapere come vanno le cose e ci vediamo alla prossima. Buona settimana a tutti!